E buonasera ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con i nostri talk giornalieri, ovvero ragazzi l'appuntamento dal lunedì al venerdì in cui stiamo insieme, chiacchieriamo in maniera libera e chiacchieriamo anche di cose nello specifico che riguardano l'attualità. Ho come l'impressione che molti di voi vorranno chiacchierare un po' della marea di rumor e leak di Microsoft, ma l'ho reso un qualcosa di non esattamente diciamo all'interno della programmazione, perché uno, tanto so che già che succederà comunque indipendentemente dalla mia volontà, e due, perché non voglio ancora parlarne in maniera concisa per il semplice fatto che al momento è un caos, si sta dicendo di tutto e di più, è stato annunciato il fatto che arriverà un evento a chiarire le cose e a delineare la strategia di Microsoft per il futuro, e preferisco un po' aspettare quello prima di fare delle conclusioni azzardate o cose del genere. Possiamo speculare, sia chiaro, parliamo liberamente, non voglio dirvi di non farlo, però se devo parlare in maniera organica e un po' più puntuale, io onestamente cerco di farlo con un po' di basi. Quello che volevo dire l'ho già detto durante le news, se volete lo ripetiamo qui, però non tanto più di questo, almeno per adesso, e vediamo come sarà poi nel futuro. In compenso, oggi però ci saranno un paio di cose e ho voluto fare una sorta di esperimento. Oggi ci sarà una live decisamente più lunga del solito, perché ho deciso di fare tutt'uno. Purtroppo non ci sarà la serata horror oggi perché, e mi ero completamente dimenticato di questa cosa, mea culpa, Agne in questo momento è diciamo in Nord Italia per una fiera per motivi lavorativi, ok? In compenso però questa sarà una serata interessante, perché a parte lo State of Play che vedremo a 00:30, è appena uscito il documentario di NoClip sull'ultimo Monkey Island, e ho voluto cogliere l'occasione, lo sto preparando già da qualche giorno, un esperimento con crowd control di cui vi parlerò poi nello specifico. Comunque, un saluto a tutti ragazzi, a tutti quelli che sono in live su Twitch e sui social, benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti. Davide811, grazie mille della sub per 9 mesi, praticamente una gravidanza, grazie mille. Intanto un saluto a, eccoci qua, Musa, Darkamex, Mario, Davide, Andrea, Baldox, Universo, Sanshiro, RRF, Enric, Venandi, Vash, Ossessione, Marcotto, ben trovati ragazzi. Guarderai Saremo in questi giorni? Assolutamente no, non ne ho il benché minimo interesse, casomai forse sentirò qualche canzone di quelle che scapperanno fuori, ma anche questa è una probabilità piuttosto bassa. Così tanto per cambiare, niente serata horror, lo so ragazzi, è uno degli appuntamenti che salta più di frequente e purtroppo è così, non ci posso fare niente per un motivo o per l'altro. Domani seguire l'evento Final Fantasy, in realtà lo seguiremo oggi perché l'evento Final Fantasy è a mezzanotte di domani tecnicamente, il che vuol dire che vabbè è fra in sostanza 21, 22, 23, 24, fra 3 ore e mezza, ok? Quindi saremo in live e oggi faremo tante cose. Buonasera a tutti. Pensavo di aver fatto tardi. No, allora, dato che la serata di oggi sarà piuttosto lunga, ho deciso di cominciare un po' più tardi la live. Sto giro il ritardo è voluto e quindi per non rendere la live eccessivamente lunga a chiacchierare, a fare cose eccetera, anche perché poi dovremo vedere l'evento, ci sarà quindi un po' di cose di cui chiacchierare, ma ho voluto cominciare verso le 9 insomma. Bedda, buonasera. Ciao, che cosa ne pensi di Hamilton in Ferrari? Non seguo lo sport, non seguo niente, ho visto che ne parlavano al telegiornale, è l'unica cosa che so. Non giochi più a World of Warcraft? No, effettivamente, però nel futuro, quando ne avrò la possibilità, nel prossimo periodo, cercherò se non altro di provare Dragonflight, di portarvi una serie e ne parleremo in quel senso, ma lo farò soltanto una volta, vi porterò alla serie, ne parleremo e è finita lì. No, al momento non ho intenzione di tornarci a giocare in maniera continuata, sia per una questione di tempo, sia francamente per una questione di voglia, ok? Stasera poco gaming e molto MATLAB. Ok, ci sta. Allora, cosa serve il pulsante in alto sullo schermo? Allora, quello che vedete, ragazzi, è una cosa che in sostanza serve per crowd control.
ve lo dico così velocemente, poi ne parleremo meglio dopo. È un modo per voi per interagire con il gioco che sto giocando. E a un certo punto della serata, dopo aver visto insieme il documentario e prima dell'evento, faremo un esperimento. È la prima volta che lo faccio e userò una cosa che si chiama crowd control. Per mostrarvi che cos'è, adesso ve lo mostro a schermo, piccola anticipazione, poi ne parleremo meglio. Crowd control è questa cosa qui. In sostanza è un tool che vi permette di riscattare dei soldini, ve ne arrivano gratuitamente a tutti quelli che sono in live in questo momento, no? Attraverso un link che poi vi darò, e potete spendere questi soldini virtuali per interagire con la mia partita e in sostanza far capitare cose. E quello che faremo sarà giocare tra i giochi. C'è Cuphead, per esempio, è il gioco che ho scelto per questa volta, e spendendo questi crediti potete far succedere delle cose all'interno della partita, d'accordo? E quindi è un modo per interagire con la community e ovviamente far succedere un casino. E sono piuttosto certo che sarà esattamente quello che succederà. Cioè cercherete di disintegrarmi in ogni maniera possibile e immaginabile. Potete fare cose come farmi dei danni, fare dei danni al boss, disabilitare la mia capacità di sparare, disabilitare la mia capacità di saltare, la parata, lo switch delle armi, mettere il double jump, equipaggiare diverse cose, velocizzare la partita, frizzare il giocatore, girare lo schermo, eccetera eccetera eccetera. Ok, via di masochismo. Sì, è carino, è carino. Non lo so ragazzi, l'ho scoperto un po' di tempo fa, mi è sembrata una cosa carina, quindi l'ho voluto sperimentare, ma vedremo come va. Oggi faremo questo esperimento, ve ne avevo parlato già un po' di tempo fa, è qualche giorno che la preparo e ho deciso di farlo a un certo punto, ok? Quindi sì, lo faremo oggi. E intanto Danfauz, Nicolò, Benda Matrix, ciao. Brabus, ciao Mid, Rubik, ben trovati. Su Cuphead la vedo male, sì lo so, però l'ho già giocato Cuphead. Facciamo diventare Cuphead un Souls-like, praticamente sì. E c'è anche lo State of Play dopo, e l'ho scritto pure nel titolo, è a 00:30. Ok, se ero qui che aspettavo tua live e Twitch non mi ha avvisato, forse l'hai già detto, ma niente Seratorro stasera, purtroppo no, mi sono completamente dimenticato che Agne è in Nord Italia per una fiera lavorativa, ok? Quindi sì. L'avrei dovuto sapere, invece non lo sapevo e sono cascato dal pero bellamente, ma lei me l'aveva detto e poi mi sono ricordato che me l'aveva detto e sono un idiota io. Quindi sì, allora mi voglio malissimo, questa è una cosa che assolutamente è piuttosto chiara per questa cosa di crowd control, però dai. Con questa cosa che vuoi fare stasera, se hai degli haters ti si scatenano contro. Beh, allora ragazzi, c'è una cosa da dire. Gli hater, per prendere i punti, il gioco ve ne dà, se non sbaglio, 50 gratuiti a ogni persona che è in chat. Però molte cose costano un po' di soldini e si possono riscattare con i punti canale oppure con i soldi, cioè con i bits oppure con diciamo delle offerte vere e proprie tramite il link che vi darò. Ci sono modi sia gratuiti che meno gratuiti per interagire. Se uno è un hater, dubito che seguirà le mie live costantemente e non avrà tantissimi punti canale, quindi il massimo che può fare sarà 1 o 2 azioni e dopodiché finisce. No? Conosci Player Inside? Se sì, cosa ne pensi? Certo che li conosco, ho fatto anche una cover di una delle loro canzoni, si chiama The Power of Areale Palla. Raiden l'ho conosciuto, diciamo, semi personalmente, anche Minna l'ho visto a un evento. Con Raiden ci ho parlato spesso e spero tanto di poter fare qualcosa insieme nel futuro quando ci sarà la possibilità. Questa cosa che vuoi fare stasera? Ah, ok, no, questo l'ho già letto. Hai mai giocato Prey? Sì, solo per un po' però. Nel senso, non ci ho giocato tanto, ok? Ok. Piacerebbe giocare Vampire 2? Il 2 ancora non esiste, esiste l'1, quello è bellino, assai. Chi sono i malnati? Mi fa morire ogni volta con dei testi cross. I malnati sono una categoria di persone che si caratterizzano per quello che tu vuoi che sia in quel momento.
E se pensi che la mia risposta non abbia alcun senso, hai perfettamente ragione. È esattamente questo. Ah, per questo hai deciso, Caped, con questo sistema per espiare le tue colpe. Perfetto, sì. È una sorta di autopunizione, non si sa bene per cosa, però ok. Pensi che esclusivi Xbox arrivando anche su PlayStation e Nintendo, come dicono i rumor? C'è una seria possibilità, secondo me, perché secondo me questi rumor non sono campati sul niente e il fatto che arrivi un evento lo dimostra, però quali, quando, come, non è ancora dato saperlo. Ho dei seri dubbi che arriveranno tutte quante e ho dei seri dubbi soprattutto del rumor che dice che non ci saranno più giochi al Day One sul Game Pass. Già ho dei dubbi per il fatto che forse non metteranno tipo Call of Duty, ma... vabbè, vedremo ragazzi, vedremo. Al momento è difficile dirlo. Wonka bella. Vampire è molto bello, sì. Peccato che hanno fatto un nuovo capitolo. Beh, mai dire mai. Mai dire mai. Magari potrebbero decidere di farlo. Ciao, buonasera. Ciao Zallone. Come sto? No, oggi relativamente bene. Fa un po' male lo stomaco perché ho mangiato mega di fretta. Ma adesso spero che mi calino i pezzettini di pizza velocemente. Appena finito Dredge ho voglia di altri horror. Che ne pensi di Darkwood? Dredge, vabbè, horror diciamo per modo di dire, ok? Darkwood l'ho giocato, ma l'ho soltanto provato in realtà un sacco di tempo fa. Ne ho solo un vaghissimo ricordo. Bellissima la maglia, oh, grazie mille. Oggi ho voglia di ostentare il One Piece. La telecamera rotante sembra un gioco da guida? Minchia, ho paura di chiedere quale gioco da guida. Torsione allo stomaco tipo i cani? Dai, per la miseria. Quella è una cosa terribile. Ma tra l'altro può capitare agli umani la torsione allo stomaco, io mica lo so. Ciao Master. Saluti che spero in Starfield e Indie per la 5. Su Starfield che possa arrivare su PlayStation non lo so, qualche cosa effettivamente potrebbe arrivare, ma ripeto gente, dai, credo che manchi molto poco all'evento. Ma hai giocato a Bully? No, in effetti no. Cioè so che gioco è ma non l'ho mai giocato. Da Baldox, Davide, Vaina Cortesi, Mastermet, grazie mille delle trasmissioni consecutive raggiunte, grazie mille del supporto. Come pensi alla folle decisione di non mettere la modalità coop in Dragon's Dogma 2? Ragazzi, il fatto è che la modalità coop è un qualcosa di... cioè, l'implementazione non è uno scherzo. Diciamo che se non l'hanno messa avranno avuto le loro ragioni. È l'unica cosa che mi viene in mente da dire, perché se no, sì, sarebbe facile pensare a una modalità coop su Dragon's Dogma. O magari arriverà più in là, con un'espansione, con un diavolo ne so. Per il momento sto giocando a Remnant 2, l'ho giocato, sì, molto bello. Mi sono fermato al boss finale perché era decisamente troppo Souls per me. Mi ha veramente infastidito. Però il gioco in sé è molto bello, ho giocato anche il primo. È uno dei pochissimi, veramente proprio... si contano sulla punta delle dita di una mano i Souls-like che ho giocato fino alla fine. Sono sostanzialmente 3. Remnant 1, Remnant 2 e... no, aspetta, sono 4. Star Wars Jedi Fallen Order e Jedi Survival. Sono 4, praticamente. E ringrazio te per le tue news in macchina, mi fanno compagnia. Oh, perfetto, grazie mille. Judgment l'ho provato, Judgment l'ho soltanto provato e vi dico, non mi era dispiaciuto affatto, avrei voluto un po' continuarlo. GTA quando sei nel posto passeggero? Ah, ok, perfetto. Allora, domanda di rito come sempre ragazzi, voi che cosa state giocando di bello in questo periodo? Io sto tritando Gran Blue Fantasy Relink e vi dico ragazzi, più vado avanti più mi sta piacendo e addirittura sto pensando, l'ho quasi finito, ma sto pensando di continuare la serie con qualche extra quando ci sarà la possibilità, perché veramente ci sono ancora tante cose che vorrei fare in quel gioco e mi dispiacerebbe non farle. Niente trash remo stasera? Victor Laswell è live ora per seguire? No, non me ne frega assolutamente niente ragazzi, veramente il nulla. Una partita di Overwatch e l'altra Uncharted 4, ok. Yakuza l'ultimo, ok. Infinite Health, ok. Quello non l'ho neanche provato effettivamente. Mi sto flagellando cercando di giocare X4 Foundation. Pesante.
Dopo Faster Than Light, forse prendo Doom Eternal che è in offerta. Oh, Doom Eternal è un giocone che non posso che raccomandare. Ripensando al discorso Microsoft, il poter giocare tutto ovunque è una cosa buona e giusta, non di meno, se fossi un utente PS5 avessi comprato una Series S solo per giocare Starfield potrei anche sentirmi truffato. Lo so, però a quel punto, anche se così fosse, resterebbe il Game Pass, nel senso lì lo giochi comunque pagando l'abbonamento e altrove no. Resterebbe da capire perché hanno fatto questa scelta adesso e non fin dall'inizio, ma vabbè. Salicedru, grazie mille della Subcom Prime per 7 mesi, grazie. E se saresti un ottimo mago alla magia? La magia quella vera, cioè quella vera fantasy, o la magia quella tipo prestidigitatore con le carte o con gli oggettini, quello che fa sparire la pallina così, no? La pallina poi ancora prendere Avatar, me lo consiglio? Ancora devo fare la recensione di quel cavolo di gioco, mannaggia la miseria. Francamente ho un po' di difficoltà a consigliartelo, cioè ti dico questo, se hai veramente amato Far Cry e ami Avatar, sì. Per tutto il resto stai attento. Mi limito a questo. Il giocato più bello che è giocato a parte i Takes Two, il gioco più bello che ho giocato. Buongiorno, ne ho giocati tantissimi. Ecco, recentemente sto giocando Granblue Fantasy Relink, mi sta piacendo da morire. Tutte le console, sono molto preoccupato della concorrenza futura tra hardware, già c'è la fettura di cartelle, diventa proprio monopolio. Ragazzi, prima di andare in live, cioè verso la fine del pomeriggio, ho visto un pezzetto di un video di Red Gaming Tech che si occupa di leak tecnologici o cose del genere, e ci sono tutti i leak sulla nuova generazione di Microsoft, confermati anche da lui, quindi dubito che abbandoneranno l'hardware del tutto. Non credo che il prossimo evento sia un evento che vi dirà che abbandoneranno l'hardware. Né in questa né nella prossima generazione. Quella dopo ancora non ne ho idea, ma per adesso no. Ho mollato Pillars of Eternity, il combattimento GDR così non mi piace, almeno il secondo capitolo dei turni classici. Ok, vabbè, posso capire. Avatar è figo, soprattutto quando prendi l'Ikram. Vero, è bello, però dell'Avatar di Avatar Frontiers of Pandora ho veramente odiato alcune cose, tra cui la UI veramente insopportabile. C'è anche leak su GPU e CPU, qualcosa. Prima li seguivo di più, adesso li seguo un po' di meno. Sono solo, diciamo, un po' a pari con vagamente i periodi di uscita di cui si parla per le nuove serie di GPU e di CPU, e quello che pare dai leak che dovrebbero essere i tagli e i boost in performance, ma niente di che. Pensi Dead Space 3? Non l'ho giocato. Non ho giocato a nessuno di Dead Space, ho recuperato solo Dead Space Remake quando è uscito, quello mi è piaciuto un sacco. Oxygen non include, posso smettere quando voglio, ok, Mass Effect LE, bellissimo, ho atteso sconto sul DLC di Cyberpunk, ok, ci sta. Aspetta, il Divers 2, ok, nel mente come al solito Genshin Impact, vi prego salvatemi. Una domanda, pensi dai rumor, sembra che il nuovo Dragon Ball Sparking Zero non abbia lo schermo condiviso e i fan gridano scandalo. Onestamente mi pare strano, e prima di dire una cosa del genere io aspetterei di sapere qualcosa in più. Mi pare strano, soprattutto di fan che insorgono dopo un rumor. Il massimo che puoi avere dopo un rumor è una preoccupazione, non un'insurrezione, ok? Perché un rumor è tale per il fatto che non è confermato. Se tu sei genuinamente preoccupato per un qualcosa che è venuto fuori da un rumor, è perfettamente normale. Se già gridi allo scandalo dopo un rumor, sei un imbecille. Questa è una distinzione molto importante che bisogna sempre tenere a mente, no? Vario tra Hogwarts Legacy e Palworld, ok. Io aspetto Banishers Ghost of New Eden, anch'io. Aspetta, Arkham City, ok. Finito Spider-Man 2, lasciate sospeso Avatar, ok, ci sta. Ma hai giocato a D&D, è una classe preferita? Ho giocato a D&D però tantissimo tempo fa e veramente poco, quindi non sono un grande esperto. Aspetti, Casting Frank Stone? Questo non so cosa sia. Quindi si pensa che se i giochi di Microsoft dovessero diventare multipiattaforma, le vendite di Xbox Series XS calerebbero? Penso di sì, un po', ma non penso che morirebbero completamente.
La casina di che sei il nano bardo metallaro, vero. Tolgo lo schermo condiviso, sono dei pazzi. Lo penso anch'io, è strano. Parecchio vicino a prendere Tekken 8, è molto bello. Ragazzi, vi ho portato tutta quanta la serie. Manuel, buonasera. Chi vince Sanremo, Kris? Non me ne frega un bene amato di niente e non ho proprio nessun interesse a seguire Sanremo né a sapere chi di niente di nessuno. Casomai ho proprio la incredibilmente tenue speranza che possa scappare fuori una canzone che mi piaccia, ma di solito non succede. Casting Frank Sony Supermassive. Ah, ok, il nuovo gioco di Supermassive. Ok, ho capito. Interessante, molto interessante. Ok. Chris per tutta la serata. Basta Sanremo, basta. No, ripeto semplicemente che non me ne frega un bene amato. Sebastiano, buonasera. Casting Frankenstein Stone è un nuovo gioco. No, è il nuovo gioco di Supermassive, è vero, ma l'ambientazione è quella di Dead by Daylight. Vabbè, interessante. Messaggio di il mio messaggio, sto giocando Hogwarts Legacy e Silent Hill. Ok, buono a sapersi. Ci sta un gioco che si chiama Remus Devils, non ne ho idea di che cosa diavolo sia, non lo so proprio. E sarà scelta e la cosa si farà interessante. Sì, lo so. Se non avete mai giocato un gioco Supermassive, ragazzi, è uno di quei giochi estremamente narrativi in cui devi compiere delle scelte e quelle influiscono sul finale. Sì, è un horror quello. Vediamo. Se mi sono perso qualche messaggio, ovviamente riscrivetemelo. Ok? Ancora qualche minuto, ragazzi, dopo voglio cominciare a vedere il documentario con voi. È uscito veramente proprio letteralmente 2 ore fa ed è il nuovo documentario di NoClip, quindi lo vediamo proprio così al volo subito. E tra parentesi ha i sottotitoli in inglese, il che vuol dire che li possiamo usare con la traduzione automatica e dovrebbe essere decente la traduzione automatica, ok? Ok, sì. Ottimi giochi Supermassive, sì, non tutti, ok, sono abbastanza buoni. La tua miglior console di sempre? Beh, onestamente io sono sempre PC gamer principalmente, ok? Nonostante un certo tipo di rapporto amore e odio col PC. Però forse la console che per me è stata più importante è stata la PS1. Forse. Ma anche perché è arrivato in un momento della mia vita in cui mi si era rotto tutto quello che potevo usare per videogiocare di vecchia generazione, eccetera. E la PS1, dopo incredibili mesi e mesi, se non anni, di insistenza con i miei genitori, finalmente la ebbi. Che 2 palle. Mi ripeto, mi piacerebbe un Doom che ha un inferno dantesco stile ambiente alla Agony. No, figo. Beh, non è che il Doom, quello vero, sia poi particolarmente diversissimo. La console più vecchia? Beh, io ho cominciato con l'Amiga 600, ragazzi. Quindi sì, sono ufficialmente un boomer. Il mio indie preferito? Ogni anno cambio idea perché fanno uscire nuove perle. Vediamo, indie preferito. Dipende dalla definizione di indie, ragazzi. Completamente indipendente, devo tirare fuori Ori perché comunque ormai è un IP di Microsoft. Devo tirare fuori It Takes Two perché è tecnicamente un EA original. Il mio indie preferito... No, vi butto lì Hades e vado un po' sul sicuro. Pensi alla colonna sonora di Doom Eternal, che è storica. Ok, sia del primo Doom che di Doom Eternal, fantastico. Mi sono veramente pentito di non aver fatto una cover. E che sono iniziato la serie TV su Halo e sembra essere molto carina. Tu l'hai vista? No, non l'ho vista, però i fan di Halo ne parlano molto male di quella serie. Io non conosco bene Halo e non sono fan di Halo, quindi magari la potrei anche vedere e rimanere contento, ma diciamo che è quello che ho sentito in giro. Meraviglioso Hades, vero? Sì. Giochi sono pochi, che triste, ma che dice? È il momento storico in cui esistono più giochi in assoluto, questo qui. Indie preferito credo rimarrà per sempre Sayonara Wild Hearts, per stata veramente un'esperienza videoludica che da 30 porto ancora nel cuore. Quello non lo conosco proprio, non l'ho mai giocato. Secondo te Silent Hill 2 Remake verrà accettata dalle nuove generazioni? Beh, se va come con Resident Evil direi di sì.
perché comunque è un gioco che ha un grande valore anche al momento, almeno giudicando quanto le persone amano il franchise anche dopo tanti anni che non si faceva più niente. Non è mai troppo tardi, è vero? Sì. Quest'anno... Oh, ecco, Little Nightmares 3 mi piacerebbe giocarlo il prima possibile. Chris, tecnicamente i Takes Two superiore a Way Out, però storicamente a Way Out superiore ai Takes Two. L'hai giocato tutto, i Takes Two? Beh, dal punto di vista della storia ci posso credere che a Way Out possa essere superiore, ma possa, se non altro, piacere di più. Ma santi Dio, i Takes Two è incredibile da tutti i punti di vista. Chi ha giocato ai Takes Two, vi ricordate la scena dell'elefantino? Così non faccio nessuno spoiler. Open world preferito, il migliore che hanno fatto secondo te? Oddio, allora, siccome mi manca ancora da giocare The Witcher 3, ovviamente mi sento un po' in difficoltà. Il mio open world preferito. In tempi recenti ti devo dire Cyberpunk, probabilmente. Secondo me è quello scritto meglio. A parte il disastro assoluto che è successo al lancio, che è veramente vergognoso. Biomutant l'ho giocato, ma porca miseria, non mi è piaciuta. Alla fine non ho resistito. Assonnato sì, sono un po' provato, ragazzi. Sono un po' provato. Però vabbè, va meglio oggi di tanti altri giorni. Scena elefantino mi toglie ancora il sonno a me e alla mia fidanzata, vero? È stata tremenda. Tutte queste critiche a Silent Hill 2 giocate e amate ai tempi. Ma le critiche derivano semplicemente dal fatto che quello che è stato mostrato nel video onestamente sembrava un gioco di una generazione e mezza fa. E posso capire, nel senso, però Bloober Team il suo lo sa, no? E ha già dimostrato più volte, e come ho detto 1000 volte, mi pare difficile che faccia peggio il suo lavoro più importante in assoluto rispetto a tanti altri giochi che ha fatto in precedenza, quindi dai. Mi pare strano, diamo un po' di fiducia a sto giro. World preferito, GTA, Dead Island, Assassin's Creed, Black Flag. Ok, vabbè, ci sta. Io non GTA non l'ho mai giocato per davvero. Non mi attrae. Non mi attrae. Ecco, no, forse ti potrei dire Red Dead Redemption 2 in effetti. Già. Però Cyberpunk me lo porto me lo ricordo perché l'ho spolpato tantissimo e praticamente quasi non c'è stata una missione che non mi sia piaciuta in qualche modo. Suicide Squad lo prenderò molto più in là quando costerà meno, perché per ora non mi convince, e sono perfettamente d'accordo con te. Se hai visto la mia recensione sai bene che per me è un no. The Ring, Assassin's Creed Odyssey e Zelda Breath of the Wild per me. Ah vabbè, minchia, ok. Devo dire, sì. Devo dire abbastanza anche Ghost of Tsushima è stato molto bello, però non voglio dirlo, cioè non voglio pensarlo come tipo uno dei migliori open world che mi ricordi. È stata una gran bella esperienza. The Witcher 3, ragazzi, devo ancora giocarlo, è uno di quei giochi di cui devo fare il recuperone. Effettivamente Red Dead Redemption è il migliore di tutti. Di tutti non lo so. Allora, come qualità di gioco probabilmente sì, nel senso i migliori giochi mai fatti in assoluto. Cyberpunk però come ambientazione, open world e scrittura delle quest veramente impressionante. Sì, stasera c'è un altro State of Play a 00:30. Assolutamente. Sì. E quindi lo vedremo insieme. Bene. Allora, gente, poche ore fa, come vi stavo dicendo, è uscito il documentario su Monkey Island, o meglio, sull'ultimo Monkey Island, e quindi ho pensato che sia una bellissima, perché ho detto pessima, una bellissima occasione per vederlo insieme direttamente e cogliere l'occasione, perché molti di voi probabilmente non l'hanno visto perché è letteralmente appena uscito, ok? Per contesto, è un altro dei documentari di questo canale che si chiama No Clip, che fa proprio questo, nel senso realizza
documentari videoludici e praticamente sono tutti belli. Tutti quelli che ho visto, e ne abbiamo visti anche parecchi insieme ormai, si sono rivelati essere veramente una figata. Quindi sono molto contento di vederlo insieme a voi e quindi direi di partire. Si chiama Returning to Monkey Island, no clip documentary. Eccolo qua. Adesso silenziare la musica, riaccendere l'audio. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, i sottotitoli ci sono. Dovrebbe essere tutto a posto. Siete pronti? Vai. Che ricordi, ragazzi. The thing about stories is that they change. We tweak the narratives, forget parts, and embellish others. And this problem when it gets worse once time gets involved, because it's not just the stories that change, it's us too. How we see the world, how we see ourselves, and how we remember the past. It's impossible to talk about a series like Monkey Island without indulging in some nostalgia. So let me tell you a quick story. Serio? One of my earliest gaming memories was playing The Secret of Monkey Island on my family's Amiga 600. I was 4 years old when the Madonna, game stessa came out, cosa. so probably around 5 or 6 Stessa by cosa. the time myself and my brother tried to complete it. To me, The Secret of Monkey Island was a window into an entirely new world, an impossible game that took all summer to complete. I remember it in its diluted 256 Commodore graphics, not the original vivid EGA palette. To me, its soundtrack didn't play on a CD like players of the 1992 PC version. Instead, it was the fantastic, crunchy, funky Amiga version, which absolutely no questions asked has the best version of LeChuck's theme, hands down. I have no nostalgia towards the code wheel that came as a form of DRM with the boxed version, as my copy of the game was an illegal copy. I loved completing The Secret of Monkey Island. I enjoyed LeChuck's Revenge too, but I never actually completed it. I skipped 3 entirely, having no access to a PC back then, but loved Escape, and then dabbled in the Telltale games when they came out. Questi Each non of li ho us has giocati our own invece. version of Monkey Island in our heads, based on when we played the games, in what order, how old we were, and whether we figured out the monkey wrench puzzle. So when I learned that not only were Lucas making a sequel 3 decades after the first game's release, but that they had somehow convinced the original co-creator Ron Gilbert to helm them, a man who famously said he'd never work on a game he didn't own the rights to ever again, well, I knew there was a story here. There's a lot to cover, from how Devolver convinced everyone to make this happen, to the vivid new art style, which characters returned and which didn't make the cut, the power of fandom, the difficulty with canon, and the reaction to the ending, which finally revealed the secret of Monkey Island exactly how it was imagined over 30 years ago. But before we talk about where we are now, let's first remember the many adventures and ports of call that led us to this moment. Un viaggio nella nostalgia proprio. Sì, la scintilla che lanciò all'epoca le avventure grafiche, assolutamente. E questa anche è una citazione. Well, The Secret of Monkey Island was my very Che first game meraviglia, in the industry. questa musichetta. I started in 1989 and jumped right onto that. Worked with Ron Gilbert and Tim Schafer on it. And we were all in our 20s. It was a, kind of a happy little it's our, first or second job, and we're out on this idyllic ranch in the middle of nowhere with a restaurant quality chef making us food, and the trees around and animals, and we all loved our work, and it was we were just kind of playing. It was like being at summer camp or something. We wasted a lot of time playing arcade games with each other. And somehow we managed to make a couple of games in there. It was great. It was a bad introduction to the world of professional game making for me, because I compare everything to that, and most things fall kind of short.
I had it on my Commodore Amiga 500. I still have it. Still have all the boxes and the discs and the the copy protection wheels and all of that stuff. Like, it really was just like a box of treasure. All of those things in there. They were just so special to me. Like, all of the disc swapping probably was like the most of the exercise I got the year that Monkey Island came out. But I just love those games so much. They were more popular in Europe, it's true. Like, here there was definitely a Sierra LucasArts thing in the United States, and it was LucasArts Sierra thing in Europe. Questa non la sapevo. It made back its investment, I think, but it wasn't an immediate smash success. The industry wasn't even that big at that time. It's just sort of hung around for a long time and developed a big nostalgic following since then. Well, the first one totally changed what I thought about games. Suddenly games had just like loads of atmosphere. The games are funny and everyone talks about the humor, but the world was just so rich. And having come from maybe playing some kind of side-scrolling platform games and shoot-em-ups, suddenly there was a world that I really cared about. I wasn't just running past it like it was scenery and like a Hanna-Barbera cartoon. Well, in terms of design, I cartoni Hanna-Barbera, pure quelli, che belli. Sessions where all of us would get together, mostly Ron and Tim and myself. Oftentimes Steve Purcell would be there. Noah Falstein might wander in. He was just sort of everywhere. And we would sort of crack on the story and the puzzles. And then when it came to implementing things, then we took a little more individual responsibility. And Tim and I would have this is my room, this is your room, the characters in the room belong to you. I tended to write a lot of the ones who were in groups, like the low moral fiber pirates on the corner and the circus guys. Pirati di bassa fibra morale. Mi ricordo. There was a point we started working on Melee Island, and there's a lot of characters on Melee Island, so there was a lot to do. And then, sì, per chi lo sta chiedendo, è un documentario su Monkey Island, ragazzi. Okay, it's time to start on Monkey Island. Dave, you take that, and we'll leave Tim on Melee. And I'm like, all right. And I quickly realized that there's no people here. There's nothing to grab onto, nothing to give it flavor. And so that's why there are notes all over the island, for example, so that even when you're sort of out in the wilderness away from people, there's still a little bit of a oh yeah, somebody's here. They're talking to each other. Something's going on. In some ways, I think we take good writing for granted now in video games these days. Games that really had strong writing and strong characters were a lot harder to come by. And especially ones that had great writing and characters and were actually funny, which was a tremendous rarity. It was the character. Che bello Monkey Island, lo scontro di insulti. I will always remember, the thing that sticks with me, that scene when Guybrush and Elaine first come together on the docks of Melee Island, and the music swells, Plunder Buddy, it's just that didn't exist at the time. So that really got me. Guybrush is he is everyone's hero in the sense that he is a hero that anyone could be, which I think is part of what makes him so relatable. He's certainly, he has his wits and he has his charms, but he is not possessed of any tremendous skill that most of us don't have in one form or another. He perseveres through sheer force of will. Well, the way things got greenlit at LucasArts in those days was essentially by the group of the project leaders at the studio. One of them would make a pitch and sort of plan it out, make a budget, this kind of thing, and bring it before the group and sort of detail it all out. And they would usually say, that's good, cut 5 characters and 3 locations, and you're good to go. And I don't remember there ever being any discussion over whether Monkey Island would have a sequel. Just we sort of got to the end, and that was the next thing Ron was going to do. He just started working on it right away. The second game, I was so emotional when I finished it. I just didn't know what to do with myself once I'd finished taking Guybrush on that adventure. So yeah, they were a big deal to me. Ho giocato più il 2 dell'1. On that second Amiga game as well. That's right. Yeah. I think at some point I actually managed to afford a hard drive. So it was just incredible. I played the whole game again immediately, just to find out what it was like without any disc swapping.
some people at the studio were probably thinking about whether the games were successful or not, but I wasn't one of them. This was, A, it was above my pay grade until Day of the Tentacle, and B, the atmosphere was Day of the Tentacle non l'ho giocato. L'ho giocato un pochino insieme a un mio amico. If we think it's fun, then it probably is fun. And we did test it out on people. We would bring in friends and family sort of midway through the production, when the game was playable, and sit them down and give them pizza and sodas and just watch them. And if they were laughing, then that was good. We knew we were doing a good job. And if they were sort of confused and lost, then we would ask them why, and we would fix that before we shipped the game. But especially since there was a huge film company behind us financially, there wasn't a lot of pressure at first to be a financial success. That came later. Sì, ogni cosa che facevo deve cambiare dischetto, vero, me lo ricordo, e l'hard disk a 20 mega per l'Amiga costava più dell'Amiga stesso. Non ho per tanti anni neanche saputo che esistesse, era completamente fuori dal mio radar. Figurati dal portafoglio. Oh, the sequel, it's got better graphics, it gets like 8 out of 10 for graphics rather than 7 out of 10 in the magazine review. But I don't really remember seeing sort of a style slightly changing, and I was at an age then where I got deluxe paint on my Amiga and I was trying to do my own stuff, and I was really interested in the process that had happened and what had changed. And on the surface it could kind of look very similar, but I started to learn how the backgrounds in the second game had been painted and scanned in, and that was something that really stood out to me. It was a game that made me want to investigate what it was like to make a game, probably more than any other one. I think there was more subtlety in the different islands that you went to. It didn't feel like, say, the first game or a lot of other early point-and-click games where you were going in from one room to another room to another room, and but in Monkey Island 2 it was much more kind of complex, and the environments kind of la parte col vestito more. And then, as some will know, there was a kind of a big hiatus. Curse of Monkey Island came out a few years later that was made by some other friends of ours, and none of us worked on that. What did you make of the third game? Because obviously that was such a departure art style-wise. Sì, e io non l'ho giocato questo. Ho giocato l'1 e il 2. Yeah, I think it's really beautiful. I think it was a big shock back then, in the same way that other Monkey Islands coming along with different art styles can shock people. Yeah, I think it's the design of the characters is just exquisite. Being able to see all of that extra detail. Ciao Nambi. I think it Infatti io mi avevo avuto, invidiavo l'amico ricco con l'Amiga 2000 che ce l'aveva. So I was almost a bit kind of overwhelmed with the amount of pixels that were on screen. I mean, if you play it now, it still looks super low res, but to me it was just this is the equivalent of 16K or something. It was just so high res. Ecco, questa sensazione me la ricordo. 1 or 2 months before the audition, I had literally told a friend that of all the video games, all the interactive things out there, my dream job would be to voice Guybrush Threepwood in Monkey Island 3. But I told him, yeah, but that's never going to happen. Ron's left LucasArts. The series is long dead, so that's too bad. But that would be my favorite. That would be my dream job. And then 2 months later, there it was. I could just talk about Good Soup history all day. How about that first fateful journey made to the Caribbean? Oh, you ma mean ciao. the one that... Then there was Terzo credo possa essere considerata a livello, me lo ricordo con amore. Lo sia e ci sta. That was in there somewhere. Che sempre contenuto di qualità. Grazie mille, grazie mille. Another hiatus. And then a company called Telltale picked it up, where I happened to be working, much to my surprise, actually, at the time. I didn't know. Neanche questi 3D li ho mai giocati? It was a thing to do. And that was Tales of Monkey Island was a sort of short-run limited series of games rather than a kind of a long-form movie-like game. I got called into the boss's office at Delta, and he said, we're going to do Monkey Island. And I was like, really? Oh, okay, that's a little weird, and I'm not sure I actually want to do that right now, but let's call Ron. And he was like, oh, no, can't do that. It's a secret. We can't tell anybody. And it was a while before I was actually, I guess the ink had to dry on the contracts and that sort of thing before I was actually allowed to call Ron at all. And he was a little thrown by that, but he was like, can you come and do this with us? And he said, there's no way, I'm doing another project right now, I'm in the middle of it.
But he did take a week and came down, and we just sort of threw everything that was sort of on the table so far, and here's some plans we're making, and asked him what he thought, and he was like, yeah, you're treating Elaine kind of wrong. She should be a little more sisterly, and she should always be one step ahead of everybody. And we're like, yeah, that's good. It's good notes. And then we sort of went about our merry way. But yeah, mostly he didn't get to put his thumbprints on that one. The built-up expectations over just years of nostalgia and the impossibility of ever meeting that sort of thing with a sequel, like, make it the same but better, that's paradoxical and you can't do it. And that was what made me terrified to even approach the project. But ultimately, we just we had to do it, and there was a lot of experience in the room with Monkey Island, both just people who had grown up on it and people who had worked on it, and the artists and the designers were all pretty steeped in it. I had Stemley with me. Mark Darren was a big fan. Those guys did most of the story and design work on it, so kudos to them. I pressured them a little bit to hew to some themes, which was kind of a new thing for me. When we made the first two, we just sort of blindly struck out and sort of wrote whatever was in our minds at the time. But we were all a little older now by the time we were doing Tales. Stasera, these were people in their 40s. Mezzanotte e mezza c'è lo State of Play. So we wound up with this sort of big treatise on trust, and who should you trust, who shouldn't you trust, and what happens when you do State of Play su Final Fantasy VII Rebirth. Actually pretty well. Monkey Island, like so many games of that era, was unable to survive the capsizing of the adventure game genre. While the Telltale games gave it a second wind, there was something about the series that felt like it was from a bygone era. I, like many fans, had resigned myself to it never coming back. I played the special editions of the games when they came out in 2009 and 2010, queste le abbiamo rigiocate but the idea insieme, of a new game tutte e never due. crossed my mind. Especially as Ron Gilbert had left the series behind and was working on new adventure games like Thimbleweed Park. For years, Ron ran a blog called Thimbleweed Park, Gamer, ragazzi, se non avete giocato è molto carino. His work and how he felt about the games industry. Ron doesn't strike me as a grumpy guy, but like anyone who rode the wave of a popular genre right up until it crashed into the rocky shoreline, he's got scars. It was going to take some special people and special circumstances to lure him back to Monkey Island. Non pensavo neanch'io che avrei mai rivisto un Monkey Island di Ron Gilbert. It came together because Nigel contacted me at PAX, I guess 2019. He knew somebody in Disney. Ok, è proprio lui quindi. Ah, mi sembrava se non ci fosse nel documentario. Thought, well, I think we could probably do another Monkey Island if you're interested in it. It's not something I was pitching around to people, doing another Monkey Island. There was a lot about it. I wasn't sure that I really wanted to do another Monkey Island. And that's when I contacted Dave Grossman. So Ron and I were on a Slack. Hey, are you there? Can you talk? I was like, sure. Can you keep a secret? I was like, yes, I can. And he said, well, I've been talking to these guys that I know. There's this guy Nigel from Devolver, and he knows this guy John Drake at Disney, and they're talking about the possibility of doing another Monkey Island game, and I'm thinking about it. And would you do it with me? Come partner with me on this. And I was like, in right away. I was like, this is the situation under which I want to make Monkey Island. Like, Ron's here, he's running the show, I'm in. There's always been this really dedicated audience that loved these products. We could do remasters and they would come buy them. We would do re-releases on Steam or Good Old Games or whatever, and we would get reactions. And the great thing that Terrible Toy Box has been doing in the interim since we sort of stopped doing those games was they've been continuing to keep that audience alive for that style of game and that kind of game in a very cool and unique way that is very much driven by Ron and the folks around him. And so it was an obvious yes. I mean, the only real question for us is, do we have the capacity to do it? When would we do it? How do we make it work inside a world in which we are dealing with a whole bunch of other things at any given moment. So it was always a yes, how do we make that happen? How do we tell the next Monkey Island story? We know that Monkey Island is kind of the crown jewel of all of those games in terms of having still a sustained base of rabid fans who are still talking about it and playing it. And so we knew there was an audience there. It wasn't a question of, will there be an audience for this? Will people come back for it? And then it just comes down to, what does Ron want to do? How does he want to do it? No, l'ultimo Monkey Island di cui stanno parlando non è un remake. To re-engage in something that's è un seguito. kind of dormant for
over a decade now. They definitely had some trepidation about like how many layers there were going to be on the project. There's Devolver doing approvals and Disney doing approvals, and there was going to be a lot of stuff around that. And he wasn't sure, like, do we have a good idea? What do we want to do with it? He flew up here for a day, and we just I guess a weekend, and we just kind of hashed everything out. It's like, okay, do we want to make this game? What would it be? Because the important thing to me was I didn't want to make just another Monkey Island. I didn't want to just say, oh, here's the IP, let's slap Guybrush in and do stuff. I wanted to make a game that meant something. And it was really hashing all that out with Dave and really deciding whether we had something that was actually meaningful and not just another Monkey Island. So I flipped Ron's house, and we spent basically like about a day and a half just sort of getting our ducks together and talking about what we wanted to do. And we were kind of in the same place on this because the Monkey Island games have always been an avenue for us to sort of write about ourselves and what's going on in our lives. First one was about somebody embarking on a new career and being really excited about it and finding that other things might be more important than that. And the second one was kind of about making a sequel and how that's hard. And so this one we thought, let's do something about being an old experienced hand in an industry that's changing and where the way things are done are not what you remember. So we kind of started from that. Ron felt it was very important to address this whole Secret of Monkey Island thing that we had sort of left hanging. We thought it should sort of be about how these things, the secret or the game, The Secret of Monkey Island, sort of take on an importance over time via nostalgia and get built up to things that you then become obsessed with, and where that can take you. So there's Guybrush has some definite obsessive qualities in this game that come straight out of that as a theme. Oh yeah, it was all autobiografico, yeah, quindi. It really wasn't about looking at pros and cons and all that stuff. It was like, okay, do we have a good story? So it was spending the weekend just thinking about what would the story be? Where will we take Guybrush? Where will we take the world? It was through that process that we had come up with the idea of Boy Brush, and Guybrush has a son, and he's telling his son the story. The other thing I also knew is I wanted the game to start right at the end of Monkey Island 2. Which is a really difficult thing to do, right? This kind of, I think, gave us creatively a really interesting place to kind of start and be true to that. It does happen right at the end of Monkey Island 2, just not in the way a lot of people thought it would. And then we roughed out a plot. We think it would be great to meet LeChuck's crew and have a section where you're on LeChuck's ship, and that was, that idea came straight out of that weekend and never changed. It was like our best and favorite idea, I think, the whole time, and it's possibly my favorite chapter of the game, is the one where you're Forse anche il mio, in effetti. But we came out of it with like kind of 4/5 of the plot of the game. It was really, kind of hashing all that out with Dave and really deciding whether we had something that was actually meaningful and not just another Monkey Island. And so after he left, then I contacted Nigel and said, okay, let's do this thing. I was very clear that I really want, my creative freedom. I want to be able to make the game I want to make, which, Disney couldn't agree to. It's like they're a huge company and they're just going to go, oh, we can't agree to that. It took 7 months to line up all the contracts for the game. So it was July before we actually started paying ourselves. And we're like, okay, now okay, everything's serious. We're actually going to do this now, and we're sure about it. I felt good enough in talking to them that I had their assurance that we will do that, even though we can't contractually say we will do that. And they were true to their word. People have to put things in contracts to protect themselves, and they were all very scary to read. And but then eventually they're like, okay, I think we've come to an agreement. And it turned out all that was. It was just a non-issue. Like, Disney was really cool. They did let us make the game that we wanted to make. They gave us some suggestions. They were actually really nice and hands-off about it. So. There's very little in that game that we had to change. The things that we had to change, that they wanted to change, were really for legal reasons. And we were very legitimate. We're going to get sued if you do that type stuff. But creatively, we really did have
complete control. It's like the Q-tip in Secret. Yes, I remember that well. It was my introduction to the legal system. Any good adventure needs a talented crew, and for this one, Ron and Dave were going to go for some old and some new. Like any good nostalgia trip, this journey was going to need a return of some familiar faces, but to rely too much on callbacks could result in a game that felt out of step with the times. So they'd need some new ideas too, some new blood, and perhaps a new lick of paint. Ron's career has spanned many interesting projects, but in recent years he's enjoyed the return to the classic point-and-click game. His 2017 original Thimbleweed Park made double its goal via Kickstarter, and saw Ron joining forces with ex-Lucas programmer David Fox. Jen Sandercock was a producer on that title too, making up the backbone of Ron's new crew. No, che bello che hanno ripreso un po' di personaggi originali a parte Ron Gilbert. So first game was called Rescue on Fractalus, which was a first-person fight game, shooting game. Then Labyrinth, based on the film. I was the designer and project leader on that. And then Ron asked me if I could help with Maniac Mansion. So I became the first che non ho mai giocato, ragazzi. In the world. Però lo conosco. Then I did my own game, Zack McCracken and the Alien Mindbenders, also using Scum, expanded version of it. And then both Noah Faustin, Ron Gilbert, and I worked on Indiana Jones and Questo sì, invece me lo ricordo bene. Three of us working together because we had a very tight deadline. We tried to get it out near the launch of the film. David's the guy who hired me at LucasArts in 1989. You know, Ron was in charge of my project, but David was the hiring manager for that, and he was around there. And I knew him there a couple of years before he left to do. He did a lot of on-site entertainment stuff. He was really into these sort of pods that you would get in that would move around and stuff. So I think we set kind of the mechanisms in place for Monkey Island with a smaller team for Thimbleweed Park. It was fun. It was a great project. The fun that we had in making it, shows in how the game came out. To be able to be part of it, I had to keep pinching myself, and I think there was a number of other people on the team who were the same. I started with the project maybe from day 5 or something, no, not like the beginning. So Ron and David already had their brainstorming, but then we started work. So they had a good idea of all the worlds and areas we were going to work in. So when Rex came in, he was starting with the mood boards for specific areas, starting with Melee and some of the places we visit. Back in 2008, he had sent me, just out of the blue, I did not know who he was at all, he sent me this picture that he had done of Guybrush, essentially fan art. And it was really interesting to me. I just loved it because it was this very kind of stylized, angular take on the whole thing. And it was so different from what everyone else was doing. I guess it was around the time that the remakes of the original Monkey Island and Monkey Island 2 were announced. And it was interesting to see how they'd updated the designs of the characters. The great thing about art is there's never a right answer. It's like everyone's got their own takes on it. So I was kind of stimulated by that to think, well, how would I do Guybrush if I was going to do him? Instead of taking the approach of maybe just working up the detail and just going from a small amount of pixels to a large amount of pixels and figuring out, where are we going to put all the laughter lines and the tiny little details and things like that. I thought, well, it would be interesting to kind of stick to pixel art, but kind of make it hand painted and make it more like a sort of kind of boxy, I think the early character designs in games are so strong because they were so limited, and they had to be so readable and understandable at that tiny scale. And it was just done for fun. I think I did it. It was probably when I was leading Tearaway at Medium Molecule, and I just did it in my lunch break as a joke or something, and put it on Twitter. And then Ron picked up on it and he posted it and said it was his favourite version of Guybrush ever, which was a bit of a surprise. And so I made it my desktop, on my computer. Addirittura. And it was that way for years. It was just my desktop. And then when Monkey Island started, one of the decisions that
that I had early on in the project was, do I do this as pixel art or do I do it as not pixel art? And I really decided I didn't want to do it as pixel art. And then it became, well, what should it look like, right? I mean, I think for most people, when they think of, non-pixel Monkey Island, they think of Monkey Island 3, that kind of cartoony Disney-esque, hand-painted type style. And I was never a huge fan of that. And so I wanted to come up with something different. And that's when I remembered Rex's art. And so I looked him up, I found him, and I just sent him an anonymous email. At no point did I twig that it was going to be a new Monkey Island game. I mean, I'm an idiot because I should have worked that out really. But and I actually kind of signed up without knowing that it was going to be Monkey Island. But yeah, when he told me, I just, I really did, well, it was a real like mic drop moment. So it was such a shock. I'm thinking, well, I know Ron's always working on some game. I'm going to go get coffee with him. And in my mind, the best case scenario is he's working on some new game and maybe there's like some little role in this game. And he just thought to himself, hey, Dom would be cool for that. And I was thinking that would be so cool if I got to work with Ron on some other game. I never got to work with him and blah, blah, blah. So we sit down, we're having coffee, and we're just sitting outside on the sidewalk in Seattle and just chatting whatever for 10 or 15 minutes. And then he says, well, do you want to know what the project is? I said, yeah, I'd love to hear about the project. What is it? And he says to me, I'm making another Monkey Island game. And I was like, what? And I lost my mind and I jumped up and I swear, è stata la mia stessa reazione appena ho visto il primo trailer. I did not think he was going to say, it wasn't even a possibility in my head. I don't know why. I mean, yeah. I know everyone's thinking, well, Dom, of course he's doing another Monkey Island. Why would you not at least suspect that? But I just didn't. And I think partially it's a defense mechanism. I love doing it so much that every time we wrap, it's like I just have to tell myself, it's gone forever. We had a great run. It was fun, because otherwise I'll drive myself nuts. I did that the first time. I drove myself nuts hoping it was going to come back. So as a coping mechanism, I think I just, like, that's my reality. It's done. We're never coming back to it. So yeah, I had a good time with that. Before production on Return to Monkey Island ever began, Ron and David Fox worked on a spin-off for Thimbleweed Park called Dolores. This re-engineered the original game's engine and would act as a foundation for Return to Monkey Island. Being able to know our gameplay mechanics before we even started the game is just like a massive leg up to tons and tons of games out there. And so that meant we didn't need to explore that. We could explore art and story and that's in the puzzles, That's interesting. Does that make for a shorter pre-production? C'è un titolo che non conosco? I would say so, yeah. This was a little bit different for me because the game series existed before. Everything I've ever done before now has always been like you're actually creating an original IP. And it doesn't exist till you work on it, it's like... Oh, Nights and Bikes l'ho giocato. Oh, Little Big Planet, la miseria. You're just making something that turns into Little Big Planet. And this was also different in that Ron had that image of Guybrush that he really loved. And kind of initially actually think about, well, how would I do that image now? And also try and draw out of, well, what was it about that image that Ron particularly liked? Because it's quite a simple image. There's not a lot there. I mean, it's not like I did an enormous... concept painting of the whole of the Tri-Island area or anything, it's like one guy's head. Essentially what I wanted to bring to it, the thing that I felt I could latch onto was the storyline that was in Return to Monkey Island and the way that Guybrush is telling this whole tale to his son. And it felt that maybe bringing some kind of slightly storybook, painted storybook element to the art style could be a way of both having that art that Ron liked, but also a world that had enough texture and enough believability to really feel like it's alive and that you're there, but you're not kind of expecting it to look photorealistic. We kind of did multiple passes over the whole game. We started with mood boards for each of the different areas. And then once we had those mood boards, we then broke it down into, we're just going to focus on the rooms for a particular island or scene first. We started with the
with Act 2 on the ship because that was a very self-contained area that was not interconnected. And from there we did what we called thumbnail art for everything. So it was very blocky art, it still had color for the most part, and then our programmers could take that, hook it up, like get the character walking around, and so we had all of that working. You could play the game start to finish by the end of our pre-production. We basically made a very simple version of the entire game that was just in very block colors, so that you could almost squint and you'd be able to still recognize where they were. The color palettes were just so important. And I had a discussion with Ron because he was like, well, this is only because of EGA colors. It wasn't like we chose these ones. Well, somebody would have chosen them, but it was so limited with what you could do on some of those versions. But I still think una forte limitazione di colori all'inizio. Are really what gives a lot of games with a lot of history a very strong visual identity. And I was very keen to continue that. It gives players the feeling of they're in a certain section at the moment, and then there's almost there's the reward of getting to a new section and really feeling that they've got somewhere new. Because essentially, point and click adventure games can't just give people 5,000 XP or something. We don't have currency or anything. We just have to reward you with more pictures to walk around in. So you want them to be exciting and feel very different from where they've been, whether that's the color palette or a whole bunch of other things. And then once we did that, we basically repeated that whole process again twice. So we then did the art all over again, and then we started adding in some animations. The final pass on art was less of the rooms. It was what are the ones that we either think aren't standing up to the same quality as others, or what are the ones that we want to be wow rooms. We had this idea of some of the rooms we wanted to be ones where you could just sit and appreciate it, such as La Anchor, where you're under the water and there's fish everywhere. There is a time limit on how much you can appreciate that one, but we had a couple of these are our wow rooms where you're just going to sit and enjoy it. I think the reason I didn't want to do pixel art for the game is I didn't want the game to be just a nostalgia play. And I feel that had I done it with pixel art, it just would have been a nostalgia game. Probabilmente sì. It was very much a nostalgia game, but that was really the point of the Kickstarter, right? The whole Kickstarter was about nostalgia, and so it made sense. But with this game, I really wanted to be able to not just go after that core audience. I really wanted new people to experience the game, and I think pixel art is an art form, and it's a fascinating art form, and I love pixel art. But for a lot of people in the world, they see pixel art and they just discount it, right? And I didn't want to kind of have to deal with that. So, the game, ironically, the whole game is about nostalgia. Right? That is the point of the game. But the game isn't a nostalgia play, if that makes sense, right? They're two kind of separate things. Sì, assolutamente. We used more off-the-shelf tools senso. on this project. So for animation, we used Spine, which we didn't use for Thimbleweed Park. Thimbleweed Park was much more, just cell frame animation essentially. Here we could actually do more of Sindu stretches and all sorts of other great things with this tool. Very powerful tool. For sound, we used Fmod. There was one tool that was very similar to both games called Wimpy. You have to ask Ron where he came up with a name for that. But that's the one we used for helping to block objects in the room, set different states of the objects, set up where the walk boxes were going to be. When setting up the walk boxes, we also have scale regions. So in this area, when Guybrush is here, he's this size. When he's there, he's that size, and it'll scale between those. We have parallax layers. We did that with Thimbleweed Park too. So you have multiple layers, and there's a max. I think it was 6. You could go in and say at what rate they pan in relation to the main background layer. There's no way I'm getting through there. Lighting only affects characters. So if there's lighting in the room, that's all baked in.
but then a character might walk into where light, like a lamp, is hanging down. And that's where we would add lighting by saying, here's this color light, it's like in this area, here's the region, here's like the intense region, here's the blend out region to nothing. By changing the value of the light to dark, you could essentially use it for creating shadows. So when someone walked into a shadow area, we just put a light there that was darker than the ambient light. If it was some lights could have a randomly flicker between two different colors. So if it was a fire or flame, you could have like a flicker effect on him. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Pretty soon we were into production, we were actually making things, but we were still revising the design most of the way through the entire production, because nothing is ever quite right. Once it came time to build things, the script was my job, so I was the principal scriptwriter, and I probably did about 85% of it. Ron is a funny guy and wanted to keep his hands in, so he would take like particular characters and scenes that he cared more about, and either do them or weigh in on them. And so there's like LeChuck on his ship. It's mostly like cranky characters. He really likes to do them. So Cobb in the bar, and the two quarantined pirates on the ship. By the time we were done, we had a large, maybe 20-page outline of the story that's going to happen. But, big beats, not the small beats. The small beats are the things that, for an adventure game, when you're actually starting to design the puzzles, right? We're not even doing puzzle design at that point. But when you start to do the puzzles, you have to answer the small beats, because the puzzles are the kind of the mechanics of everything. And so when we start doing the puzzles, then we kind of have to figure out, well, what are the small beats to the story? Why does somebody want, the wrench? We know we want a wrench, but why do they want the wrench, right? You can't just Madonna, quella della chiave inglese me la ricorderò finché campo, probabilmente. About why they want the wrench. È uno di quei problemi di traduzione. Monkey wrench in inglese significa chiave inglese, ma tu dovevi usare la scimmia. Madonna. To make a Monkey Island game, you first have to make some islands. Not just Monkey Island, but presumably Melee, and maybe a few new ones thrown in there too. So how did the team approach this challenge? What islands made a return? Which ones got cut? And how did they figure out which characters were going to make it into Guybrush's most recent chapter? In some ways, Melee was one of the easier places to do, because you always had some artwork to compare to. Definitely the dock and the Low Street, because they're just such iconic locations. Everyone can remember, meeting the men of low moral fibre for the first time and all of that stuff. So, and they had quite distinct angles, particularly Low Street. With that very deep perspective, which I remember when I played that originally, that was just so exciting to just be able to walk so deep into the screen and come out again. So we didn't want to change stuff like that too much, but also places like the interior of the Scum Bar feels quite different. The camera's kind of tilted around further. We didn't want to just rehash Monkey Island 1, right? Just make that game again. We wanted to make a new game, but we felt like Melee was important, right? That was the jumping off place for Monkey Island 1, and it felt right that Guybrush goes back to Monkey Island 1 to start this adventure, but we also wanted to make it different, so there are places that are different that you don't see in Monkey Island 1, or places that don't exist. I think we had planned to put Meat Hook's museum there, and then when we were consolidating, we decided to move that into the forest and just sort of minimize the travel. Got that character. There's the curator, who's a new guy who's pretty fun. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You could tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. Che bello. That would never work. Nobody's that clueless in real life.
He's thematically good because he sort of represents the Disturbed fan base, you know? He's just like super into, like, this is another idea that we had kind of early on that we thought was really funny, was that there would be a character who was super into all this pirate stuff, and he had all this memorabilia for Guybrush's previous adventures, but that Guybrush himself had just somehow been left on the cutting room floor. He was just out of the picture, and you just couldn't convince him otherwise. So. He gets everything wrong, right? There's this whole history going on, and Guybrush is very aware of that as he's looking at all these exhibits, and he just has everything completely wrong. And I find that very kind of amusing. Yeah, I kind of wonder. It's like sometimes I'll read things people have written, you know, like a history of Monkey Island or whatever, and I'm just reading that, just like slapping my forehead, going, "What are you thinking? You know, this is not what is really happening." And so in some ways, you know, he was that character. You know, Dave wrote him. Secondo me è una frecciata ai fan esageratamente folli per Monkey Island. Che speculano. He needs to be totally off the rails and totally wrong about everything that happened historically. But very confident. Yes, absolutely, yes. Ron had said how he wanted to make sure that we didn't end up with a kind of shoebox feel. Almost like that kind of doll's house feel, where you walk in a door on one side of the screen and you've just got floor, back wall, ceiling, another door on the other side of the room. You know, basically what you do is like the programmer art when you're just like mapping the whole place out. And there was a version of every room that was done as programmer art like that. You know, when Dave and I were first redoing it, there was a lot of kind of this internal desire to just recreate everything. Well, we have to have meat hooks, we have to have this, we have to have this, and we just cut all that stuff very early on. It's like, well, we don't want to do that. If we're going to bring back a location, it has to be there for a reason. It felt that what you want to do ok, quindi non solo per nostalgia o per citazione. Almost create Ci one sta. of those like 360 images that you can take with a camera, you know, and everything is kind of like bent around like a sphere. And you kind of want to make the environments feel like they're way bigger than the screen through like distortion. You're just seeing more than you would ever normally see, because otherwise just a 16:9 version of a standard room, you know, all you're seeing is the back wall, you know, and there's a lot of opportunity to just show more if you're creative with the perspective. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. Il tavolo dei leader dei pirati. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Yeah, it's like we wanted to have the pirate leaders, but we didn't want to have the same pirate leaders, right? We wanted pirate leaders that had a new kind of idea about the world, because the world changes, right? The pirate leaders in Monkey Island, you know, they're very much a part of that wonderful pirate culture, and they're the good guys and they're helping you out. And we wanted to kind of flip that. So there are new pirate leaders, and this was just our way of covering like this idea that the industry is changing, Melee is changing, and Guybrush thinks he's going to do things, you know, the same way that he always has. He's going to go in, have a knock back a grog with the pirate leaders, and they're going to give him some money. He's going to go buy a ship and hire a crew, sail off to Monkey Island, and bring back glory for everyone. And he gets there. Pirate leaders are just, it's new guys, and they're young, and they're more like real bloodthirsty pirates, and they want to sack and pillage and destroy things. And they're just not interested in his thing at all. They won't support him. The old pirate leaders, meanwhile, are out on the street corner, and they're milling around. You meant to mistake them at first for the guys who used to hang out on that street corner. They're also È vero, mi è capitata la stessa and you have cosa. a conversation with them, sort of about what's happened to them and why. And they say things about like, oh, once you're painted as old school, that's all anybody sees. And that whole conversation just comes directly out of my experience at Telltale, basically, where we went there, and it touches on some interesting bits of history, like the fact that Guybrush never technically finished his quests in the Secret of Monkey Island, so technically speaking, he shouldn't be calling himself a pirate, and we're not going to worry about all that. But it's all optional. Like there's no reason to talk to those guys at all, and there was stuff in the code already
for if you haven't done it, like in the later chapter, now they're running a fish shop, and they will talk to you about it in this early scene, like, we're taking our money and we sold our ship and we're opening a fish shop and it's gonna be great. And so you talk to them again later, and there's all this code in there, like, if you haven't spoken to them earlier, then this happens, and if you have, then this other thing happens. So when we were trimming the game and we were looking at it, one of the problems we had was that Melee Island is really big. There's a lot of characters on there. We brought back a lot of people just for, like, let's reintroduce the environment and have some opportunities for nostalgia, but also opportunities to acquaint new people with how this whole thing works. And it gets pretty long. La tizia del looking for ways voodoo. to just make that experience shorter, so we could get you to, like, just solve especially the part that comes before you solve the puzzles to get onto the truck ship and get out of there. So the first and obvious thing was, oh, those guys on the street corner, they're superfluous. They don't have to be there at all. We could just, it's literally one bit in code. We just turn them off so that they're not even on the corner. And this is one of our regular design talks, and we both said, yeah, we could do that, but that's a fun conversation. We really hate to cut it. That was the point at which I said, we should have a writer's cut where you can turn it on and off. If you want to have more lengthy conversations and useless stuff, you just want to kind of see more, and you're not worried about how fast am I getting through this game. You have volunteered for the lengthier experience if you turn that on. Guybrush Threepwood. I would just have the screen up so close, I'd be like zoomed in so far, looking at the original pixel art and being like, is that their nose? No, that must be their mouth. No, but they haven't got a mouth. But again, it always comes back to the fact that, Wally's distinctive because he's got that mop of red hair and he's got the big monocle. So, if you get those two things right, then everyone's going to, come along with you. Something that I really wanted to do with the characters is have them all kind of a little bit angular, whether they're like boxy or just they've got sharp angles, so that they really feel like characters that I always say that they should look like people that have really been kind of like smashed around the world a bit. They've been on a few many boats and they've fallen off too many harbours and they've drunk too much grog and everyone has just become a little bit distorted. Grouping certain characters together, like how does the whole of Le Crew look as a team together? It's like Team Le Crew over here, and like all of the people that you'll see on Melee over here, and it's similar to like doing the rooms where you're looking for like similarities in color palette, but also you want to. The tricky thing with characters is, particularly in a 2D game like this, is making sure that they pop from the backgrounds they're in front of, and it's not like a TV animation where you're doing each character and each background bespoke for that scene. You have no idea that character is going to walk into that room. So occasionally, something might change in the script or something, and you'd suddenly see a character that was never designed to be there. There might suddenly have to be a few tweaks to their design or their colours to make sure that they were still readable. Another of the things that we talked about that weekend when we were physically together was, let's think about some other islands that we can have, because we're always trying to kind of build out that world and put new places in it, and those are the most fun to explore. And he was like, I want there to be a cold one. This is a long story, so feel free to cut all this out. Back in like 2000, I had thought about doing a new Monkey Island. Un secondo solo, ragazzi. Lascio scorrere, lo sento lo stesso. A really interesting story for that whole thing. And my story for that game was the game took place 3,000 years in the future. And it took place on this, snowball Earth where everything was frozen, and Guybrush had been frozen in ice. And 3,000 years later, these pirates had kind of heard the myth of Guybrush, and their quest was to go find him and thaw him out. And so a lot of the game just took place sailing in pirate ships through ice and ice cutters and all that stuff. I mean, it never went anywhere, but I just found it interesting.
the pirates would be in this kind of icy Arctic world. And so when we had to come up with a new island, I'm like, I'm going to build this island. I'm going to build this snow island. And yeah, I like the idea of like, oh, the 19th parallel runs, straight through the Caribbean, and anything north of that just instantly becomes like super cold. So I think it was a day or two before I was like, oh, you know what it should be called is Bermuda. Well, we wanted it to be, a little bit of kind of the Viking Norse stuff, but we're also really interested in Ok, ecco, mi sentivo, mi sono dovuto sincerare solo di una cosa. People that would have lived up there. And so Questa cosa di Guybrush nel futuro è bellissima. Of those two things. Well, the way we thought of it was sort of like Greenland had been transported into the Caribbean. So we just imagined this kind of smallish island that had been colonized jointly by like Inuit people and Norse people. And they had just sort of come and interbred, and like that was the society. And in the challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Guybrush Threepwood. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. I'm not sure exactly how we started on this idea of the contests that you have to become queen. Like that probably just started with the ridiculous idea that you become ruler of the island. And then we just sort of went from there to, okay, we need some ways to do that. We need some things that these people will care about. And given who they seem like they are, what would those things be? And like, okay, well, you got to be, kind of smart, but you got to be, it's just kind of hardy and sturdy and very stoic. And it's just like, here are the characteristics that we think these people would have as a culture, and let's put some contests around them and build silly tests for you to do to prove you're one of them. Magic has always been an important facet of the series, going back to that original game. Il voodoo. And one returning franchise favourite was Karina, proprietor of the House of Mojo shop on Melee Island. Yes. Most often she's referred to as the Voodoo Lady, Madonna, a persona she stanza. utilises to promote the tourist trap store that she operates. But Karina's seemingly true ability to harness magic has helped Guybrush on more than one occasion. Mi ricordo un periodo non ho fatto altro che cercare di capire, mi ero bloccato qui in Monkey Island 2, ho fatto sto cavolo di tragitto con la barca bara, non so quante volte, cercando di tornare là, avrò lasciato qualcosa, li devo capire. Madonna. Inauthentic sort of Louisiana huckster version of voodoo, and so we tried to sort of magnify that with lots of comments about it. Is this really voodoo? Well, no, it isn't, but the tourists like it, and so that's why we do that. It says, I'm sure this is authentic voodoo, it says so on the sign, that sort of thing. But we also, when we brought in, Disney found us an expert just to consult, and we brought him in and was like, look, here's what we're doing, here's how we're portraying things, what do you think? And he explained the difference between like, well, there's authentic voodoo like this, and there's touristy voodoo like that, and I think as long as you are sticking within these boundaries, it should be okay. And it was, she was also a good foil for the sort of decline of Melee as we saw it. It's like the new guys are in charge, and they're kind of bleeding the place dry, and it's, all the familiar things are going away. So that's, you first meet her and she's having a going out of business sale. You're like, oh no, what's going on? The old ways are being challenged. There's a new magic in town. Like, it's a factor in the story. I think originally it was going to be a little bit bigger of a factor. It's sort of the new dark magic and the old voodoo magic, and sort of those being the two opposing forces. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm going to help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. That comes directly out of the fact that Ron had just watched Black Sails, and he insisted that I watch it too. We both liked it a lot, and there's a heavy element of this is how they actually do things on these ships. People got to vote, and there was semi-democratic, and the captain could be deposed because there's a lot of the crew, and they can depose the captain whenever they want, really. That was very interesting because there's so much of the show was about the pirate crew voting and stuff. That the captain wasn't an authoritarian leader, but the crew had to vote. And that really intrigued me. And this whole puzzle about, getting their votes, and I thought that was interesting. We needed some
some obstacles for you on the ship. And we decided the biggest one would be that no single member of the crew wants to go to Monkey Island at all. They are all dead set against this idea. And so your primary job is just to convince them all, get them all on your side by doing shipboard politics, which is what we were watching in Black Sails. As we were, like, one of the first things that I did, I think, before we even officially signed the contracts and started the project was a little write-up on what it would be like on that ship. You know, sort of who's there, and you know, what are the things they do in their spare time, and this sort of business. And you know, a lot of that's just not in the game. Però lo devo recuperare. Lo so. Secondo me merita, ragazzi. Non a tutti è piaciuto questo nuovo Monkey Island, ma a me sì. Molto. And for a long time, she was my favorite character. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. But then, you know, you start writing and you develop other favorites as you go. It tends to be just sort of whoever you're working on at the moment. You mentioned Flambe. He's pretty fun, you know, the guy who won't do anything, and you know they have to keep him around because he's useful for like one or two things. And my ultimate favorite was Putra, the chef. And I think the reason she's my favorite is just that she has the most to say, because you get on the ship and you're disguised as a zombie and she's the other zombie. And so there's a kind of like a natural, like, you're like me, but there's also an element of how do I pretend to be a zombie and am I going to get into trouble? And so I felt like I had to cover all this in the dialogue. So there are these like long chains you could go down where you're getting into conversation with her and she's talking about herself, then she's asking you questions as though you're a zombie and you have to come up with answers. You're supposed to worry about whether you're getting them right or not. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Ron himself enjoys cooking quite a bit too, which is, you know, one of the other things we got to geek out on when we get together. So yeah, I mean, certainly, particularly, you know, you're talking about he's working on this game during COVID lockdown, and he's working on, you know, he's doing a lot of cooking at home. So, you know, naturally, è vero, è stato sviluppato durante la pandemia, sì. Have a little extra flavor. Guybrush isn't really so much about good and evil. He's not out on a crusade to get rid of, you know, the evils in the world. Sentire la passione. He just wants le persone to che get fanno i his giochi, thing. You a know, volte vogliamo senza pensare certe cose, poi se spiegate fanno riflettere. You know, if sì, è vero, any of the è vero. other ghost ships, like, hey, Passione che viene fuori da certe cose, ovviamente certe volte non è immediata. You know, why not be buddies? You know, mi viene da dire molte altre volte sì. E di solito sono più fighe. Whatever gets the job done. I was going to be a chef, and then I turned into a zombie, and now there's discrimination against zombies, and we can just talk Ragazzi, about lascio scorrere, seguo lo stesso, devo occuparmi di una cosa, un secondo. Super fun. So she was my favorite, I think, to write and also to talk to. They think all we want to do is eat brains. Which, to be honest, I do want, but not constantly. That's a terrible stereotype. I really like Putra, the zombie chef who's sort of almost in danger of eating herself. You know, she's kind of she's just got meat like hanging off her. To be honest, the character description was such a joy. I've got like 20 other versions of Putra that I would have been just as happy if she'd turned up in the game. Gullet is another favorite. You know, he's your overbearing boss who gets thrown off the ship and pretty early on, and then you can kind of go down and make fun of him. It's just kind of sometimes fun to write the really mean guys and make them as mean as possible, and like there's a scene where he's describing what your life is going to be like down in the hold. I had a ball right in that. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. So if you think about it, we're trying to make a game that's sort of similar in scope to The Secret of Monkey Island. The Secret of Monkey Island has part on Melee Island and part on Monkey Island and some parts on ships, and you go back to Melee Island very briefly. Return to Monkey Island has part on Melee Island and some parts on ships and a part on Monkey Island, and we were going to put 4 other islands in here in the middle. We're actually planning a game that is twice the size of the original one,
and that is probably a mistake. And it just sort of, as we were building the thing and realizing just exactly how much work it was going to be, that's when we started to trim the fat, as they say, cut some things out. And Cog Island, we had designed out some puzzles, and it was sort of an homage to the fact that we both like Myst. And so these were sort of a little bit more mechanical puzzles with machinery and stuff, and the idea was the mother of the locksmith had been the designer of this island and had built all these things there, and this was just sort of part of your chapter 4 questing, was you had to go there and get one of the keys. So yeah, there was lots of sort of, pulling levers and shooting things out of cannons. It was all, appropriately themed to the time period, but definitely felt a little more Myst-like than the rest of it. And so when the time came, we were like, oh, we need to make some serious cuts here. Cog Island is the thing that sort of tonally fits the least well with the rest of the game, and it lifts out pretty easily. So despite the fact that we like it, I think that's what has to go. There was previously another island called Meyer Island, which was basically a trash dump. And it did some puzzles in there, and I think we took our favorite bits of that and moved them onto Terror Island and threw the rest of it away. We did a little earlier consolidation going on there. I guess it was just basically came out of the idea of wanting to do a place with that tone where you would walk around and it would just feel really scary everywhere you went. And a lot of that just has to do with how the art is drawn. Also, the principal feature of that island is the Cave of Screams, which is, of course, behind the Maze of Twisty Passages, which of course comes directly from Adventure in the Colossal Caves. Ron and I had both played that when we were much younger. The game has several mazes in it, and neither of us likes mazes at all. But we keep putting them in our games because people do seem to like them, and then we always have some sort of clever way to get around them. And then sticking Herman at the bottom just made perfect sense because he's always stranded somewhere, so if somebody's going to be down at the bottom of this cave, it's definitely going to be him. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. We took it as an opportunity to sort of expand on this idea of Guybrush's obsession with finding the secret, causing harm to other people. You'll see it's happening throughout the game, and this is one of the instances as he gets down there, he finds Herman, and then he manages to get out of the cave himself, but can't take Herman with him, and you can't really get back in there anymore because your lamp is broken then, and you just can't go get him, and you just sort of forget about it, which is a little bit of a strange thing to do. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Yeah, I mean, Guybrush does, but it's not malicious, right? I mean, Guybrush is not a malicious person. His wake of destruction is just because of his innocence. That is very interesting, as a designer and a writer, because you can have somebody that leaves chaos in their wake, but because it's not malicious, right? You don't have to deal with him suddenly becoming the villain of the story. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? So it just comes from almost overexcitement. He's so excited about this, and I think about just a lot of that with my dog. Rieccomi ragazzi, so perdonatemi dell'assenza, ho dovuto everything. fare una cosa. And just constantly running around and doing stuff and creating chaos in her wake. Yeah, stavo sentendo e mi sono messo le cuffie wireless. The fanaticism of Guybrush with this it comes in on several levels. Quella cosa degli ingranaggi era veramente figa. How adventure game characters behave in general, but it's also a little bit about the nostalgia that the fan community has built up and the fervor with which people have been approaching Ron over the years about the secret and wanting to know what it was. Just the importance of it had become so huge that we just wanted to show something. Ho notato molte persone anche deluse da questo, però, a proposito di nostalgia. Cutscene or something like that. We would do a little previs work. We would have in realtà invece è perfettamente in linea, secondo me. One of us would do a write-up, and one of us would talk the artist through the scene. We had a storyboard artist, Sarah Thomas, who was working on it. And so we did that for that scene with the chopping down the tree. And I was the one who got to describe that one and basically shepherd it through the process.
And at every step of the way, my comment was always like, that's awesome, more, make it more horrible. And, you know, they were all a little like, really? You know, you want more? And Cody Hahn, I think, did all of the little weeping animals. And he was like, just people started to get really into it until there was, you know, finally it was like, yeah, it just goes on, and there's terror and horror and fire, and I was like, yes, perfect. That's exactly, like, that's the vibe that we need from this scene to make it work. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Part of how I see adventure games and what's fun about them to begin with is this idea da quanto mi sono divertito con questo tipo di ironia. Things and cause a lot of harm. Si trova raramente nei giochi questo tipo di ironia nello specifico ultimamente. And so lampshading that a lot with this game was a real treat. And then bringing it all back, there's a scene with Elaine towards the end of the game where you're walking through the woods, and she's just like, by the way, you know, I've been hearing some things about what's been going on, and let's talk about them. And sort of, it's just sort of a callback to like, in case you hadn't noticed, here are all the terrible things you have done during the course of this game. She's a grounding influence. Yeah, I've always thought about her all the way back to the original McGann's, that she's the smartest person in the room, right? She kind of understands everything that's going on. Guybrush is as a little kid, like, you know, and so she's kind of always having to kind of rein him in a little bit. He can just spin off into these weird, you know, ideas and angles and schemes and plans, but she never does, right? She kind of knows this is the right thing to be doing. We should be doing this particular thing. So she's always been in all of the stories. And I think she occupies that role in this story as well. Elaine was quite hard because initially the design that we'd gone for was a little more rugged almost. Questo punto. You know, similarly to what I was saying about the other characters, that, you know, she looked like she'd been around the world a few times and bashed around a bit, and it wasn't until quite last minute that she kind of got softened a little. How we wanted the relationship between Guybrush and Elaine to feel, these were things that we had to kind of find in the dark as we were making the game, because our initial stab at them was like, no, that's too mean. Neither Elaine nor Guybrush comes off well this way, and we kind of don't want that, and our playtesters don't like it. You always amaze me. I had no idea you knew ship repair. I don't know any more than you do, but I brought a manual. Why don't we fix it together? Like any good pirate story, Return to Monkey Island was made entirely in secret, with members of the development team unable to tell their friends or family. Ron didn't want fan expectation influencing either him or the new team. In a way, the pandemic made some of the logistics around this a wee bit easier. When the game was finally announced, Ron decided to do so on April Fools. Not just because of his long-running hatred of the day, something he's blogged about on his Grumpy Gamer blog a decade earlier, but because he had previously said he would never work on a game with an intellectual property he didn't own. The idea of Ron working on a new Monkey Island game seemed like a fantasy, perhaps even a great April Fool's joke. But as April 1st landed on a Friday and the tease went live, the reveal trailer the team had been working on was going to have to wait an entire weekend before it launched, and the truth was revealed. So there was this weird in-between zone. Che cosa è stato il primo trailer, non ci potevo credere. Actually tell anyone it had been announced. And pretty much the whole art team had come to London to visit, and we all met up for the first time ever that weekend. But none of us could talk about the game because we didn't want anyone to overhear us talking about the game that had been announced but hadn't officially been announced. So we were all, you know, out drinking grog and having a great time, but all being very careful not to let on why we were meeting. When we first announced the game in April and we showed some of the art, like there was a hue and cry from a very small portion of the fan base who said, oh, we don't like that. We're never going to get used to that. Quella cosa. Past just the excitement of il lato artistico ad alcuni non è piaciuto. Start poking into the details a bit more, and you know there was some backlash. I got quite a few emails that weren't very nice, but you know.
But I think, I kind of get it because, I did that original picture of Guybrush because I wasn't, entirely... I was responding to some other art that had been done of Guybrush, and I wanted to do my take. But, I prefer to do it a bit more constructively of painting my version of some art rather than sending death threats. But anyway... People were especially mean to Ron. Grazie di morte, Digos. And I felt bad for Rex because they were attacking him correctly. And just, I was like, that's not cool. Come on, people. Be nice. I was less worried about that than some of the other folks because I'd seen it a lot at Telltale. Like our own forums were just full of people constantly telling us we'd done the casting wrong, and we'd done this wrong and that wrong and everything. And this is all before the games come out. And then the game comes out and they're all like, oh, this is really good. And when's the next one? So I had to take it all with a grain of salt. Like this is probably just gonna blow over. Yeah, I mean, there's never a right answer. You just have to have confidence in what you're doing and go for it. And I think if we'd been a totally new team, if it had been me and the artists, and some people weren't even born when Monkey Island came out. But if it was just us making the game, it would have been like terrifying because it's like, oh no, we've taken on this franchise and we've kind of screwed it up. The fact that we're there with the series creators of the game really gave us the confidence that it's like, well, if this is what that they're looking for and they're super happy with it and we're super happy with it, then we can't have made something too bad. No, infatti, però effettivamente ad alcune persone non è piaciuto il nuovo stile artistico. Posso capirlo, ok? Neanche io sono stato mostruosamente contento, ma alla fine mi ci sono un po' abituato. But it was also so much more than that. A game that was attempting to sum up the weight of expectation that games like this carry. E infatti è quello il problema. Before we talk about the ending, what it means and how it made people feel, let's first talk about an answer 30 years in the making. What exactly was the secret? Well, I knew what the ending was going to be initially, although not exactly, right? And a lot of times you have an ending and I wanted to go in this direction for a story, but you don't have all the peculiars, right? So I didn't have all the details about how it was going to end, but I knew how it was going to end. And a lot of that is because, people ask me constantly, over the last 30 years, what is the secret of Monkey Island, right? It was right there in the title, The Secret of Monkey Island. And so people want to know, what is the secret of Monkey Island? And I've never told anybody. I've just always kept that to myself and made funny jokes about it. But I felt with this game, I need to tell people what the secret is. Like, the secret of Monkey Island is, it's sort of a silly idea, and it felt like getting a tattoo in your 20s and thinking it's cool and fun at that time, and then 30 years later you have to explain it to people over the dinner table. And, maybe it feels a little ridiculous and embarrassing by that point. And so we went back and forth. Che bel paragone. Quanto è giusto sto paragone. We were going to reveal it. Originally we weren't. And there were Bronx, grazie mille della sub. Things changed. Grazie. About how things change. Possibly the secret changes too. Possibly it is not immutable. And again, there was not really any version of that felt good. What we were after early on was wrapping the ending around the conflict between Guybrush's interest in the secret and his relationship with Elaine. And so there were drafts of what we wanted to do with the ending that were all about that. And we actually got pretty far. We produced some material for some of them and sort of tested them out on everybody. And universally people were like, yeah. And even Ron and I were like, it's not working. It's not good. And so there was a point at which Ron basically said, let's just rip the Band-Aid off and get weird with this and reveal the real secret and do it in this way. And he said, we'll go through the thing and then we'll come out and you'll be basically in a version of the spoilers. Quella porta. Quante cose, cioè è un continuo di citazioni e rimandi e ricollegamenti e piccole cose.
e ironie che ti ricordano un'altra he mentioned that situazione. He didn't go into quite as much detail at the time, but he had said, basically, it's an amusement park. And, Guybrush being in an amusement park, that is the secret. That's what it was, back in 1989 when I was putting all this together. He was in an amusement park. And that's why it has that title. Just because the secret was he was in an amusement park. And this was, very early on, so LeChuck wasn't a character yet. The protagonist in the early stories was the owner of the amusement park. Nobody knew they were in an amusement park. So all the other pirates in the world, they were all trapped, in this kind of Westworld, style amusement park. So, it did change a lot, but that is the secret of Monkey Island. And so I knew that I wanted to reveal that in this game. So I kind of knew how the game was going to end. Yeah, was he knowingly in this amusement park? No, he didn't know he was. It was something that he discovered, was that he was basically trapped along with everyone else in this amusement park. I think what happened was as the game kind of developed even more, I just kind of drifted away from that. Especially when I read On Stranger Tides, which was an incredibly influential book. That just solidified a whole lot of the story to me, especially with LeChuck and the protagonist and how that all worked. And so the original stuff, I think, just slowly slid, although you can still see it. Or you can still see it in those first two games, little anachronistic things. Even the grog machine that sits and stands. That is a holdover from that original idea. And it took me a while to get on board with that, actually. Because I was like, wow, that is going to be really shocking and weird for the audience. But I sort of felt like, this feels like Monkey 2 all over again. We're doing something really bizarre with the ending, and it'll be controversial. We ended with an ending of a similar nature to like the ending of Monkey Island 2. Not just the ending where it's like, the sort of ending that you would get at the end of an Indiana Jones movie. I think it would have been a disservice to the game if it hadn't done something dramatic and surprising like that with the end. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. There were versions of it where Stan was sort of a little more in-your-face and directing, and then there was a cool version where Stan was turning the lights off, and you had to turn them back on again in order to get over to where the secret was. You basically had to win this light flipping battle with him. It's true, right? It's the truth. That was the secret we had in mind 30 years ago, and so that's where we're going with it. And we were able to take that and really say some things about storytelling and the gaming experience and the experience of sort of playing these particular games over the years and what they sort of meant to people. We spent a lot of time on that ending. There's a lot of kind of iterations of trying to figure out how we really wanted questo finale è stata una delusione per un po' di persone. Just had a lot of Ma in realtà l'ho sempre ritenuto in linea con l'ironia del titolo. Just like hashing this whole thing out. We knew we wanted to do it. To me, the multiple endings aren't so much about having multiple endings, but it's really about how players can think about things. Tell me what Mulholland Drive means. You can't, right? Antonio, but everybody lo so has abbastanza bene questa sera. And so, un po' provato, però so abbastanza bene. The ending was really playing into that whole thing about how everybody can derive their own meaning for something, right? Readers and players and viewers, they make their own meaning a lot of times to endings of stuff. So it was really about emphasizing that. One of the things that was concerning for us the entire time was this idea of canon, and what's canon and what's not canon. And
Ah, giusto, è vero, di tutte quelle che... that already was somewhat paradoxical in terms of how the different incarnations of it had dealt with each other. And so when we announced the game, I was saying from day one, like, canon is something that we are going to pay attention to as much as makes sense for this story that we're trying to tell. But if it gets into a conflict between our story and the canon, we're going to go with our story because we're trying to make something that feels good on its own. And I was aware that there are people who are canon wonks, who want everything to sort of fit neatly. You know, I used to be heavily into comic books too, so I get how this works. And it's fun to sort of try and put all the pieces together. But at some point, we had to just take a stand and say, yeah, some things are not going to match up. And I feel like this, the ending, where you get to kind of put your own stamp on it, feels like the perfect expression of that. Like there is no canon here. It belongs to you. How do you like that? I think some people, sort of they just want to be told what's going on. They're uncomfortable with that responsibility. But that's our story, and that's the end of it is open-ended by design. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what it was. Everything leading up to that, the discussion with Boybrush about the story and the ending of the story, and is a chance for the player to express for themselves what this means to them. We don't nail it down. We provide options, and we do that for specific reasons. It's going to mean a lot of things to a lot of people, and that's part of what makes a story good. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what E questo è il messaggio alla community. With your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. I mean, I think Dave may have a different opinion, which I think is great. No, adoro questa cosa. And, morph it into kind of whatever we want. But for me, it was just about how stories, can change. It's like you're telling something and you can change the story as you're going on. I mean, very rarely are stories a completely historical account of what happened, right? And some of that just becomes from players, their ideas of the original 2 Monkey Island games. There's a lot of rose-tinted glasses that come with that they may remember stuff that isn't actually true, or they've completely made up stuff. They've taken one little thread of an idea that we never kind of decided to make into something real, and they've made it into something real. And in their minds, it's canon, right? Because they've kind of forgotten that they just made this up with a couple of their friends one night. So of course it's canon, this is true. And that's always interesting to me. And that's a little bit about what happened. Guybrush telling the story to his son. Invito a fare abbonamenti in diretta su Poco Twitch, siamo su YouTube, mi fai compagnia di Mattia Collegno. Grazie mille, grazie di cuore del supporto. And in some ways, Boybrush is the player. Right? Esatto. He is the old Monkey Island player who's just kind of taking things off in a weird direction. He and Chucky have played the ending of Monkey Island 2 really weird, which Guybrush acknowledges, and so it's just fun to play with that a little bit. The ending of Return to Monkey Island may not have worked for me if it was my first game in the series, if I played it in my 20s, or if the original game hadn't been literally the first game I ever completed. But sitting in my new home on the other side of the world from where I grew up, a 36-year-old with a wife, a child, and a heart bursting with nostalgia for these old adventures, it reached in and squeezed on my heart.
When we play games, Anche we per bring me. our own È lives stata and così. experiences into them. We always do, be them games we enjoy or hate. Nostalgia has as much to do with the time and place in which we played those games as it does with the games themselves. It's about us, who we were then and who we are now. Epilogo, il capitolo finale. Dovrebbe essere... Ritorno to Monkey Island dovrebbe essere finale, no? Map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. You know, what exactly Guybrush is thinking as he stares off into space is really dependent on what the player is bringing to the game as they play it. They've had an experience that we control part of it, but they control the rest of it. There's a co-authorship going on there. I think that Guybrush staring into the camera like that was me. That was me staring into the camera and thinking about, well, what does all this mean? It's complicated, and I don't have control of it anymore. Both creatively and legally. So what does all this mean to me? And so having him stare into the camera was me, just kind of staring into this thing, going, what does kind of all this mean? Dave and I were working on the ending, and some things just weren't gelling right? We didn't feel like it was really kind of getting that right emotional message that we wanted to do. And we were just chatting, on Zoom one day, and Dave said, "Oh, well, when we started this project, I just kind of wrote this little, note to myself. We should read that and just see if it sparks anything." I wrote the letter in July of 2020, just like when I heard that the contracts had been signed, we were going to start the project the next week. And I was like, I just need to get some thoughts down on paper about what we're about to try to do and how I expect it to go. So I wrote this letter basically to Ron and myself, and I stuck it in a file and I put it in a folder, and I didn't look at it for a long time. And then at first we actually put the letter literally in the chest where the secret goes. And then we put it on a wall, and both of those felt like, no, it's too many levels of disruption of the fantasy within the fantasy. So we decided to put it where it is, which is sort of stashed at the scrapbook for you to find accidentally afterwards. And I just feel like that was a good, accidental period to put on the sentence. Non mi ricordo di averla trovata in game questa. As Ron and Dave now, or if the fact that they did it the way they did it has made it easier for me. But this has been the most comfortable of endings for me. And like I say, every time I get the phone call or I get the email, and there's that crazy elation because it's like, we get to do it again, and then we go in and it's just nuts, and and you do the work, which is so much fun, and then there's all that quiet anticipation when you got to keep it quiet, and then there's the announcement, and and seeing all the reactions, and then it eventually kind of fades away. I've always had difficulty dealing with the hope that it's going to come back. And to be clear, I still do. I mean, that's never going away. I will do Guybrush as long as they'll let me, and as long as I still have the voice for it. But I kind of feel like this is the first time where it's like, okay, if this is it for the first time, I'm okay with it. I'm okay with it. It would not be my choice, but I'm okay with it. Yeah, I'm very happy with the reception it got. There were things that I or Dave and I were trying to kind of do with the story that did really resonate, right? They landed exactly how we wanted them to land. I mean, some people hated it, as always, but a lot of people liked it, and for me, watching YouTube videos of people who were literally in tears, they were crying, not that I enjoy making people cry, but it really said, okay, well, I think we did succeed in that. We touched that thing that we wanted to touch with the game. Working on it and writing it, I think we felt like there were some things that we needed to wrap up. But as is typical for us, we didn't wrap things up with a neat little bow on it. I wouldn't say distinctly that
would definitely be my last one. I certainly had to approach it as though it were, because the circumstances that had to kind of line up for this project to happen were pretty, it's like waiting for the celestial spheres all to align. Yeah, I don't think Infatti it l'ha was descritto prima. a way to say goodbye. Right? I was not doing this as this is my last game, Monkey Island game ever. I mean, it may be, but that was not a goal. It's a world that I love. I like the Monkey Island world. I like, the characters in that world, and it was fun to kind of revisit them. But, as I said earlier, it's like I want to revisit them kind of in a fresh way. It's like I will not be the person that is turning out Monkey Island 17, at some point. It's not interesting to me. It's like if I'm going to do a sequel for a game, I want to make sure that I have something new and interesting to say in it. I think with this Monkey Island, with Return to Monkey Island, it kind of was about that. It's like, okay, well, we have something new and interesting to say, and so it made it worth doing. Dai, che figo. Ragazzi, ovviamente già il gioco è stato così per me. Sentite la musica. Questo mi sembra di averlo direttamente dall'Amiga, santi Dio. Pure un po' troppo forte. Ok. Come da copione, quando faccio le reaction li prendo sempre integrali i video, compresi i credits, perché penso che sia assolutamente giusto. Abbiamo visto qualcuno fatto qualcosa fatto da qualcun altro, quindi pieno credito. E ovviamente andatevi a iscrivere al canale di NoClip, ok? Lo trovate su YouTube, ci sono un sacco di cose belle, molte le abbiamo viste insieme. E vi invito a supportarli come meglio potete, con un'iscrizione, un like, mi raccomando, e se volete c'è il Patreon, ci sono tanti altri modi per supportarli, fanno un lavoro eccezionale. Riguardo a questo documentario devo dirvi che è stato molto più emotivo e molto più personale di tanti altri, e questa cosa da molti punti di vista mi piace. Capisco che sia un po' più diciamo da un tono decisamente diverso rispetto ad altri, però immagino che insomma sia nella natura delle cose, ok? Non è stato uno di quei documentari incredibilmente eccitanti o che ti fanno rimanere un po' sulle spine per quello che succede con minimo colpo di scena, tipo, che ne so, il documentario su Final Fantasy XIV è stato perché lo sviluppo di Final Fantasy XIV è stata una specie di telenovela a sé stante, è veramente una cosa incredibile. Questo no, è stato un gruppo di persone che si ritrovano a fare un gioco dopo veramente tanti anni, una cosa che non credevano possibile, oppure sembrava una cosa così lontana, con tanti astri che si allineano, eccetera. Per me, ovviamente, parlare di Monkey Island, vedere un documentario su Monkey Island, è per me completamente impossibile staccare questa cosa dal sentimento di nostalgia, eccetera, perché sono stati alcuni dei giochi originali che mi hanno fatto amare questo medium, quindi insomma, per me hanno sicuramente un forte significato, nel mentre effettivamente riattacchiamo la musica, ma che è meglio. Hanno avuto sicuramente un forte significato ed è una cosa che è stata per me importante, e spero tanto che sapete che è una di quelle occasioni in cui francamente non so se augurarmi di averne un altro, nel senso, io amo Monkey Island, ne vorrei un altro, però ovviamente ne voglio un altro con questa qualità, con questa ispirazione, eccetera, e non so se ricapiterà l'ispirazione, il desiderio di raccontare un'altra storia dentro Monkey Island e gli astri che si allineano, perché l'IP non è più di proprietà di Ron Gilbert o di qualcuno vicinissimo a lui, eccetera. Quindi francamente io sto trattando Return to Monkey Island come l'ultimo gioco di Monkey Island, un gioco che effettivamente non pensavo neanche ci sarebbe mai stato, e però chi lo sa, magari nel futuro verremo sorpresi di nuovo. Un po' ne dubito, francamente, anzi ne dubito moltissimo, però anche se così dovesse essere,
sono molto felice di aver avuto l'occasione di giocare a questo Monkey Island, già l'ultimo, che è stata una cosa completamente inaspettata, devo dire, e già questo è stato un grande regalo, e se così dovesse essere mi va bene anche così. Per voi ragazzi com'è stata questa esperienza, quella di Monkey Island, quella di questo documentario? Avete provato però qualcosa più o meno in linea con quello che ho provato io, oppure è una cosa completamente diversa? Perché potrebbe essere, nel senso, potrebbe essere una cosa completamente staccata da questa esperienza. E non necessariamente tutti provano questa... nel senso, questo senso di nostalgia. Dopotutto sono passati anche tanti anni e tantissimi giocatori potrebbero non averli giocati all'epoca. Questi sono giochi veramente vecchi, ragazzi. È vero che hanno fatto una riedizione più moderna, ma anche questa riedizione, come hanno detto giustamente nel documentario, è una cosa che era per i fan, ok? L'emozione del ragazzo non si prova più dopo. Ma certo, ma quella è una cosa logica, no? Quella è una cosa logica. Le cose passano e poi vivi le cose in maniera diversa. Non necessariamente però devono essere peggiori col passare del tempo. Mi rendo conto che il turbine, l'assoluto sconcerto di quando ero ragazzino e scoprivo per la prima volta certe cose ha lasciato il passo al divertimento più maturo, al poterne parlare, eccetera. E francamente sapete che c'è, non mi sento di dire che una cosa è peggio di quell'altra, no. Non sono un tipo che sente la nostalgia necessariamente, oh mio Dio ma ti ricordi ai bei tempi andati. Sì, ci sono tante cose belle, tante cose che ricordo con piacere, ma sono contento anche come sono adesso, con le possibilità che ci sono e con la maturità, tra virgolette, che c'è, no? Una cosa che prima non c'era, e se ci si ricorda anche tutte le cose belle, ovviamente si tende a non ricordare le cose non brutte, perché anche quelle te le ricordi, ma quelle deludenti che ti lasciano poco, no? I ricordi si popolano sempre di quelle perle o di quei momenti veramente bui. Adesso, il gaming di oggi è una bomba, forse i bambini oggi saranno in hype costante. Esattamente. Quando ripenso a quando ero bambino io, a quante cose avrei voluto, santi Dio, tipo, è una cosa che mi sono sempre trovato in totale disaccordo con, diciamo, i nostalgici della sala giochi, che è una cosa perfettamente legittima, sia chiaro, eccetera, è che io mi ricordo invece perfettamente da bambino che una delle cose più forti che pensavo in assoluto è, oh mio Dio, ma quanto sarebbe bello avere sti cabinati a casa, no? E alla fine è successo, no? E quante paghette ho buttato per i cabinati che erano fatti apposta, difficile, di una certa durata, per spillarti i soldi, no? È nata la PlayStation, ma non solo, mi viene da dire. Ha voglia, veramente ha cominciato Nintendo, forse da certi punti di vista, no? Anche se sì, vabbè, si trova un po' a cavallo, voglio dire, durante l'epoca del Nintendo le sale giochi ancora erano vive e vegete. Già Nintendo 64, ecco, sì, eccetera. Poi with kids, ciao. With kites, forse sarebbe. Messaggio in chat, benvenuto. Secondo me le avventure punta e clicca sono l'unico genere che puoi giocare anche dopo 20 anni senza che siano proprio ingiocabili. No, ce n'è un altro. Hai rigiocato più a, che ne so, Super Mario Land? O Yoshi's Island? Super Mario Land, sì, Yoshi's Island, dovrebbe essere quello, no? Esatto. A me è capitato di rigiocarlo sia su emulatore, che non mi ricordo in quale occasione c'era proprio un Super Nintendo, no? E io un attimo passavo di lì, era una sottospecie di fiera o di cosa, non mi ricordo cosa, io ho preso in mano il controllo, ho fatto 2 saltini all'interno di un livello e invecchiato zero. Metal Slug è una madonna di gioco ancora adesso, giocabilissimo e soddisfacente da ogni punto di vista, secondo me, anche grafico. Tu pensa, il Game Pass, aver avuto una cosa come il Game Pass a piccoli sarebbe stata, madonna mia, ma ti rendi conto?
Un abbonamento che, cioè quella paghetta, cioè tipo una frazione della paghetta che buttavi in gettoni, potevi avere per avere un abbonamento in cui avere un sacco di giochi fighi. Già. Nostalgia verso il punto e clicca, ci sta. Viene che abbandonato da un po', ci sta, anche quello ovviamente. In hype costante se non vai a leggere i commenti sui social, ma i commenti sui social vanno presi per quello che sono. Sicuramente non devono spostare i tuoi gusti o la tua considerazione nei confronti del medium, se no gli stai dando troppo potere. Spyro, Crash, sì, la PlayStation origine del mercato di quell'epoca, sì, no, quella fase me la ricordo molto bene, ero adolescente. Sì. Alter Beast o 200 lire si passava, sì, per poco, nel mio caso, ma soprattutto all'epoca. Sì. E i gettoni io me li ricordo vagamente a 200 lire, me li ricordo molto più a 500 lire. Ah. Sì, ecco, a proposito di Run and Gun, esattamente. Se vanno poco, ma se... No, però qualcuno c'è, di offerta moderna anche di quello. Giovinastro, sì. Perché non fanno un remake di Sly Cooper? Spyro hanno fatto il remake. Sì, della trilogia originale di Spyro c'è il remake. Sly Cooper, molti lo chiedono, eccetera, ma per adesso non sembra esserci chissà quale, pressione per rivederlo. Però sapete, fanno talmente tanti remake e remaster che mi viene da pensare che non sia impossibile che lo rivedremo. Assolutamente. Ma devo recuperarlo subito anche. Beh, certo, ha voglia. Se non sbaglio c'è pure per PC adesso. C'è per PC? Crash sicuro, credo anche Spyro, giusto? Sono quasi certo, ma ho un dubbio. Quelli che avevano qualche anno in più di me non avevano il pass, ma su Commodore piratavano a 2 lire, pure mica sì, no, vabbè, allora, sia chiaro una cosa, alla mia epoca la pirateria era la assoluta e totale normalità. Quando ero ragazzino io e nella mia zona. Vi dico sempre l'aneddoto del fatto che io la prima PlayStation l'ho comprata molto in ritardo rispetto ai miei amici e l'ho comprata dal negozietto di elettronica locale, no? Quello che vedeva un po' di tutto, ed era lo stesso negozio che vendeva le lavatrici, per dire, no? Perché all'epoca era così. E l'ho comprata già modificata. Te la vendevano, costava 100 euro in più, 100.000 lire in più, e quelle 100.000 lire erano per la modifica interna. Hardware. La compravi proprio così, dal negozio, letteralmente, con tanto di scontrino. La pirateria su PS1 era già più cara in proporzione, vero, perché i CD costicchiavano all'epoca. Solo in futuro sono diventati molto più a buon mercato. Anche il remake di Medieval, anche quello c'è. Il remake di Medieval. Quello però mi ha un po' deluso, nel senso che il remake è fatto molto bene, ma Medieval è uno di quei giochi che avrei fatto meglio a non rigiocarlo da adulto, perché l'ho idealizzato un po' troppo, secondo me. Perché nei 90 c'era un mercato legale? Sì, c'era. Avevo un amico che aveva tutti i giochi originali, ma diciamo che stava bene di famiglia, ecco. Remake di Medieval venga su PC. Non c'è su PC questo, vero? Ok. Metal Slug ogni tanto faccio qualche partita su PS4, naturalmente al primo capitolo il più bello. Secondo me il più bello è il secondo. Giochi amica 3.000 lire a dischetto? Io me li ricordo a 5.000 lire a dischetto. Però avevo un amico che me li procurava tramite un altro a 2.500 lire, il che vuol dire che giochi anche a 4 dischetti, voglio dire, potevo 10.000 lire te lo portavi a casa. Una volta si usava scambiare e prestare i giochi, vero, ogni tanto mi è capitato avere per mano un gioco originale, ma veramente pochissima roba. Anche perché nella mia zona era veramente difficile trovarli. Uno ci scherza, ma era realmente così. Io vorrei Golden Axe versione 2024. Sai che uscirà in realtà? Sega ha annunciato che farà un sacco di versioni moderne di vecchi classici, ne ha annunciati una carrettata. I bundle di giochi per il mio computer, a voglia. Ma ovviamente per chi era PC gamer, diciamo in tempi... io facevo
Io facevo i primi anni di superiore, girava tantissimo la compilation Twilight. Sì, quella era una dannata miniera. E sicuramente molte persone se la ricordano questa. Crash neanche lo cito perché è una sottospecie di remake alla trilogia, più Crash 4, sì, e più Crash Team Racing, che di tutti e quattro i giochi è quello che attendevo di più e non speravo che arrivasse, invece è arrivato. Madonna quanto ci ho giocato. Parlando di bundle, Humble Bundle avrebbe avere offerte interessanti al momento, sì, e io lo guardo spesso e io sono abbonato da anni a Humble Monthly, vabbè, che sarebbe adesso cos'è, Humble Choice si chiama, e ti dà un pacchettino di giochi da riscattare, che sono casuali. Ulisse, ciao. Questo è un miracolo che almeno tu ti dedichi ai games e non parli oggi di Sanremo. Chi diavolo se ne frega? Me ne frega assolutamente nulla. Mamma Siga, Dio come suona male, lo so, infatti io lo so che si dovrebbe chiamare Sega, no, perché è giapponese. Sega. Però non ce l'ho mai fatta a chiamarlo così e né ci riuscirò mai. Maledetti boomeroni, non sono solo i boomeroni, no? Quelli che si occupano delle cose in trend, non me ne frega assolutamente niente. Non che io non le guardi le cose in trend, però lo faccio solo quando c'è qualcosa che può vagamente avere a che fare con quello che porto. Visto il trailer di Replace, deve ancora uscire, sembra una oh sì, è quello cyberpunk pixel art però moderno con una regia assurda? Se è quello, mi pare che il nome sia quello, sì, è molto carino e non vedo l'ora che esca, solo che è stato molto rimandato. È stato molto rimandato perché, se non sbaglio, il team che lo sviluppa è ucraino e bielorusso e, come forse saprete dagli ultimi anni, da quelle parti non è che sono esattamente in una situazione calmissima. Non io che ho appena ritrovato un Master System impolverato. Se saremo di fare un pezzo di death metal, guarda anche sopra vedere facce del pubblico. Ah sì, certo, ma dubito che succederà. Un sacco di gente qui presente non si è attratta a Sanremo, magari pur riconoscendone il prestigio. Più che il prestigio, diciamo, l'attrattiva sociale, che non necessariamente le due cose vanno d'accordo. Ciao Vicky, io per giochi di PC mi affidavo a TGM, anche io TGM, me lo ricordo. Dovrei avere da qualche parte ancora qualche vecchia rivista. Mi ricordo chiaramente che ho avuto per tanto tempo sul comodino del letto parcheggiato là, che ci mettevo le cose sopra, ma c'è stato per mesi e mesi e mesi un numero di The Games Machine con la copertina con Alone in the Dark, quello originale. Che giochi danno su Humble Bundle? Come funziona? È semplice, assomiglia un po' al PS Plus. Tu ti abboni allora aspetta, Humble Bundle, ci sono i bundle che pubblicano a caso, cioè dei periodi offrono un pacchetto e lo puoi comprare lì per lì e basta. Quello che ho fatto io, che è Humble Monthly, ogni mese ti danno un tot di giochi, no? Alcuni più grandi, altri più piccoli, sono sempre a caso. Tu ti abboni e ogni mese ti arrivano tipo un cesto di giochi. E che te dici, vabbè, c'è un game davvero interessante, sto aspettando un po', quella di un piccolo indizio di stessi creatori di Life is Strange, lo so bene, Banishers, assolutamente, lo tengo d'occhio da un bel po'. Non sapevo di sta cosa, l'ho scoperto a caso quel gioco, già un hype incredibile, sì, DGM lo prendevo anche per la striscia del pastore sulle pagine finali, quello non me lo ricordo assolutamente, ma ero piccolo forte, nel senso, cioè, ero veramente ragazzinino. Un bel gameplay che è quella cosa sanremese o qualsiasi altra attività ludica. Perché giochi originali da me in città non si trovavano, neanche da me, era veramente difficile trovarli. Domanda, la vostra libreria Steam Epic, qual è la percentuale di giochi che non avete neanche iniziato? Io un bel po'. Anche io però, attenzione ragazzi, io non faccio testo, perché io da quando sono content creator, nel senso, tra quelli che prendo tramite gli abbonamenti o le copie ricevute o quelli che mi mandano e che decido neanche di giocare alla fine, cioè la mia percentuale è molto alta di giochi non finiti, neanche iniziati, ma io non sono un buon metro di paragone.
Oppure rinviato a uscire fino al 2023, sembra avere un gameplay cazzuto, sistema di scelte pure interessante. Sì, io sulla storia, Dontnod di solito riscrive bene le storie, molto struggenti, molto così. Spero che non sia troppo cringe, ma non dovrebbe, penso di no. Io spero che azzecchino il combattimento, io spero solo quello. Idem gioca ancora da installare, ci sta. Oh sì, beh, su Epic c'è da riscattare la roba gratuita sempre. Devo spingermi fino a Milano in Brianza. Lo so, ma io non dovevo andare troppo fuori, però spesso sì. Cioè, poi alcuni giochi erano proprio impossibili da trovare. Alcuni. Anche io tantissimi. Ci sta assolutamente. Allora ragazzi, sono le 23:25 in questo momento. Ci manca un'oretta all'evento. Motivo per cui io adesso vorrei fare una cosa con voi, ovvero fare insieme a voi quell'esperimento che si chiama di crowd control, quindi ne approfitto per ricuffizzarmi perché tanto mi servirà. E anche per accendere il pad perché anche quello decisamente mi servirà adesso. Allora, ragazzi, adesso stiamo per fare un esperimento, ok? Con una cosa che si chiama crowd control. Adesso ve la mostro bene per mostrarvi come funziona. In sostanza, crowd control è una specie di piccolo tool che vi dà la possibilità di interagire a voi direttamente in live con il gioco che sto giocando e far capitare cose, no? Lo fate prendendo queste monete che potete riscattare attraverso un link che adesso vi darò, e anzi mi sa tanto che ve lo do adesso direttamente in chat. Aspetta, eccolo qui. Aspetta, vediamo se me lo fa copiare e incollare. Un po', aspetta. No, non sono sicuro di aver pubblicato il link giusto. Datemi un secondo, ragazzi. Ok, interact. No, va bene, ok, è quello giusto. Ok. Almeno credo che sia questo. Fatemi controllare una cosa, ragazzi, che non vorrei fare delle cazzate tremende e poi mandare tutto a rimengo. Ok, sì, funziona. Perfetto, ok. Allora, adesso vedo questo messaggio e lo pinno in alto. Manuale o a fine stream, ok. Lo vedete quel messaggio pinnato in alto? Bene. Con questo potete interagire col gioco, e ho già preparato, e il gioco, nella fattispecie, il gioco che ho scelto per l'esperimento è Cuphead, ok? Da smartphone credo che si possa fare lo stesso, verificate se è così. Ripeto, è un esperimento, ragazzi, lo faccio anche per capire come funziona, se funziona e quanto funziona, d'accordo? E quindi adesso, tornando a spiegarvi un po' come funziona, voi potete interagire col gioco, no? In tanti modi. Riscattate attraverso il link che vi ho dato dei soldini virtuali, no? Che servono proprio per crowd control e che vanno a finire nel vostro piccolo portafoglietto, e i soldini li potete riscattare sia con i punti canale sia con le donazioni al canale, tipo i bits o le donazioni direttamente nella pagina. I punti canale mi sa che ancora non li vedete, ma dovrebbero comparire nel momento in cui lancio la sessione di gioco, se ho ben capito. D'accordo? Perlomeno credo che sia così. Non ne sono sicuro al 100% perché, come vi ho detto, è tutto un esperimento. Ma per esempio, per tornare a noi, questo è quello che si potrà fare dentro Cuphead: farmi dei danni, fare dei danni al boss, disabilitare la mia possibilità di sparare, di saltare, di fare il parry, lo switch delle armi, oppure darmi anche dei bonus, il double jump, la velocità. Poi potete frizzarmi, potete rigirare lo schermo, potete curarmi,
invertire i controlli, che è un casino. In sostanza dovrebbe essere divertente, perlomeno grosso modo. Ok, guarda, ero veramente curioso di provarlo insieme a voi e quindi questa cosa la voglio fare. Vediamo se funziona. Ve lo dico ragazzi, potrebbe anche non funzionare un cazzo e siamo tutti... È la prima volta che lo faccio. Però credo che vada. Sì, interact link, ok, sì. Aspetta, ok. Ok, datemi un secondo. Ok, perfetto. Ok. Ci siamo. Che bello che è questo gioco, madonna. Voi nel mentre... Abbasso un pochino il volume. Ok. Visual dovrebbe andare... Oh, che è sta storia? Perché... ok. Va bene. Mi si è resettato... Si sono resettate tutte quante le opzioni. Vabbè, d'accordo. Iniziamo. Ne facciamo uno nuovo completamente e vediamo un po' come va. Ok. Intanto ditemi ragazzi, funziona da voi? Nel senso, avete visto come funziona? Ok. Intanto prima di partire ditemi un po' se la cosa vi riporta, cioè se il link funziona, se non altro, se vi trovate eccetera, se qualcuno di voi ha problemi a fare tutto quanto, non ne ho idea. Vediamo. Ok? Fatemi sapere. Rimango in attesa, almeno qualcuno che mi dica se parte in qualche maniera. Tanto lo avvio qua. Una volta magica isola calamaio, Coppa e Fratelli, va bene, ok. 2 birbanti lontano di casa, avventura dei bassi fondi fino al casino del demonio. Ok. Isola partita di dopo l'altra. È la partita. Satanasso piglia tutto, ok. Il corrontiero e tutti i tesori del casino sono vostri. Vedetemi, piglio le vostre anime. Ok. Ok. È perso, riguarda quelle anime. Ok, lista di debitori morosi, accogliete le loro anime per me, potete risparmiare voi tazzine. Ok, via. Via perdifiato. Mi parte la pagina per comprare monete, non c'è nient'altro. Però, in realtà, a tutte le persone in live dovrebbe dare anche 50 monete gratuite, sempre. E chi è subbato con la sub non Prime dovrebbe darne 100. E dovrebbero esserci in questo momento, fatemi un po' controllare, no, non ci sono. Non so come mai dovrebbero esserci punti canale. Vabbè, quando entro nel livello magari dovrebbero comparire i punti canale. Il tutorial non mi serve a niente. Meno credo. Qualcos'altro che possiamo fare? Ok. Saltare e sparare, va bene. Oh, 3 monete d'oro mi ha dato, grande. Un po' di cotechino. Poi hit point aggiuntivo. E poi indebolisce leggermente il tuo potere d'attacco. Non subisci danni durante lo scatto. Oh, ok. Fighissimo. Prima parata automatica. Ok, questa è una cosa molto buona.
Vedremo dopo. Non ci gioco da un bel pezzo, ragazzi, tanto il DLC. Segnare quando l'acquisto per poterlo utilizzare. Ah, ok. Giusto. Ah, solo uno per volta. Ok, va bene. Questo dovrebbe essere il primo livello. Panico botanico. Vai. Ok, ora dovrebbe darvi qualcosa. Ops. Vi dà qualcosa, ragazzi? Funziona in qualche maniera? Scusate un attimo, ragazzi. La parata come cavolo era? Ok. RB. Blocca con RB. Ok. Sempre a 0 monete? Poi dicono che le verdure fanno bene, vero? Già. No, ok. E questo è assolutamente bellissimo. Il gioco è veramente fantastico. Ma come C? Madonna. Contact gli ortaggiosi. Contate l'anima degli ortaggiosi. Ok. Non possibile mettere la mega in banca. Mettere la mega solo oro. Lo sparo in giro. Qualche si è piaciuto un paio di monete buon per lui. Ve lo confermo. Ok, quindi me lo dai? Va bene. Ok. Niente, ragazzi. Mi confermate che non c'è assolutamente nulla? Da quello che so, chiunque sia in live 50 monete dovrebbe averle se fate se fate l'accesso col vostro account Twitch, no? Quello che avete adesso, cioè normalmente per seguire la live, dovrebbe essere tutto attivo, credo. Ok, batraci pugnaci. Ah. Ah, sto provando a parare, ragazzi. Fatto. Non i primi due oscurati. No, nulla neanche da app smartphone. Vediamo un po'. Non sto riuscendo a parare. Scusate. Non sto proprio riuscendo a parare. C'è proprio l'attività, comunque si può accedere all'applicazione anche lo streaming di Twitch. Ah, sono un cretino, mi sono arrivato addosso. L'attività. Allora, datemi un secondo, ragazzi,
Aspetta. Forse dovevo farlo io. Mi sa che sono un cretino. Ma pensavo si lanciasse automaticamente. Ok, ecco, vedo qualcosa. Ok, bene. È ufficiale, sono un cretino io. Perfetto, scusate. Non lo sapevo, ragazzi, abbiate pazienza, è la prima volta. D'accordo? Abbiate pazienza, ora dovrebbe essere... Sì, vi vedo. State raccogliendo i coins. Vi vedo che raccogliete i coins. Quindi dovrebbe andare. Ora ritorniamo al gioco. Ok. Ora magari qualcuno, se vuole, agisca in qualche maniera. Tanto mi dovrebbe apparire anche a schermo. Qualcuno mi ha fatto un danno, vero? Sì, lo vedo. Non c'è il chatbot. Non lo vedo in chat e non lo vedo neanche come sovraimpressione sul... Che sta facendo questo? Aia. No! Maledizione. Ok. Vabbè, però funziona, mi pare, no? Fatemi verificare una cosa, ragazzi. Sì, ok, funzionano anche i punti canale. Guardate i punti canale. Sì, infatti. Oh, ecco qua. Sì. Oh! No! No! Aiuto! Ah! Sono gigante, è impossibile così. Ah! 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 Cazzo! Cazzo! Ma sono gigante tipo perennemente. Questo è il crowd control. Ah! Questo ha aumentato la mia hitbox di tipo 10 volte. Aiuto! Sono diventato gigante. Adesso sono stretto. Non so che senso. Madonna, questo è praticamente impossibile. Ecco appunto. Ok, però è divertente. Però mi dovete scusare un attimo, ragazzi. Devo ancora controllare una cosa, perché mi serve assolutamente l'overlay del... Ok, no, allora, l'overlay di questo, ok, c'è. Va benissimo. Ok. Datemi solo un secondo. Un secondo solo, ragazzi, Sto cercando di capire un attimo come funziona qua per avercelo anche a tutto schermo, maledizione. Ok. Top of video game. Però non me la mostra sul gioco. Vabbè. C'è una cosa che dovrebbe funzionare. Costano troppi punti canale? Vabbè, allora, guarda. Nel senso... 50... Aiuto. Se metto troppo poco poi è esagerato. Ho seguito le impostazioni più o meno automatiche consigliate per un canale della mia dimensione. Ha cambiato il personaggio. Ah, ok.
Ah, ok. Oh, il Caesar. Grazie Vicky, questo mi aiuta in realtà. Io vorrei tanto capire. Io sto cercando di colpire quello, ma non so perché non me lo colpisce. Oh. Scusate un attimo ragazzi, i comandi, c'è qualcosa che non mi sconfinfera, ok? Allora un attimo, B. Ok, sarà questo? Fatemi provare a fare una cosa. Un attimo. Lo so, fare il parry, ma non mi sta funzionando il parry. Ok. Ok. Aspetta. Guarda, mica funziona, maledizione. Mica funziona. Boh. Niente. Non va, oh. Oh. Questo va. Fanculo. Ok. Oh, Vicky, ho aumentato il danno. Ah! È invulnerabile addirittura? Sì, invulnerabile per un po'. Guarda, oh, è una cosa incredibile, mica funziona. Io l'ho... Oh, no! Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta a vincere. Anche così. Sì. Grazie. Oh, che figata che il Giant Player, questo qui, rimane fino a quando non parte un altro livello. Figata come cosa, in realtà. Così niente va sprecato. Crack e croc, ok. Vabbè ragazzi, sentite, al di là della spesa dei punti, un sacco di cose si possono sistemare, posso trovare il modo di fare un po' meno, tante cose devo ancora scoprire di questo attrezzino qui. Però voglio sapere da voi solo una cosa, vi piace come cosa? Devo cercare di farti perdere. Grazie. Ecco appunto, va. Ma come?
Non sto capendo. Io sto cercando di non riuscire a partire. No, non va bene. Io non riesco assolutamente a capire come diavolo si fa a fare la parata. Non è questa? Raga, non sto capendo, vi giuro. Che devo fare qua? Raga, non la fa la parata, non so che dire. Cosa non sto capendo? Cosa non sto capendo? Porca troia maledetta. Alta spara, blocca, LT. L'ho fatto. Blocca. Salta, spara. Attacco X, va bene. Cambia arma LB. Blocca LT. Paratone, salta verso il nemico e salti ancora? No. No, non credo. Invece sì. Porca troia. Ma no, io anche mi ricordavo che fosse un tasto a parte, oh. Ma davvero? No, cazzo, ero convintissimo che fosse una cosa a parte. Era così semplice? Oh, ero convinto che fosse un tasto a parte. Mi ricordavo un tasto a parte io. Ok, va bene, buono a sapersi. Ok. Bestemmi col timer, sì. Divertente così sa anche chi bannare. Sì. Sono pure presentata, Calice delle meraviglie. Cerca di magia con i fantasmacci vanno intrappolata. Un piccolo da una parte mia. Cos'è? Cosa mi ha dato? Non mi piace perché non c'è il comando per trasformarti in guerriero Sailor. Però c'è il comando per farmi diventare gigante o piccolissimo. Le mosse super magiche prima equipaggiarle nel menu. Ok. Questo mi avrebbe dato. Super, raggio energetico. Oh, grande, figata. Scacciacani. Ok. Dove mi porta costui? Vai. Ah, aspetta, ma questo mi sa che è il DLC. Ok. Ok, va bene. T-parry significa deflessione non difesa, nemmeno io ricordavo come fare. Sì. Sì, sto il DLC è fantastico. Assolutamente fantastico, sono d'accordo. Giochiamo ancora 10 minuti, ragazzi, dopodiché stacchiamo e ci prepariamo all'evento, ok? A me questo esperimento mi andava di farlo solo per vedere se funziona effettivamente. Pinzimonio Salieri, va bene. Si può saltare direttamente? Sì, si può. Guardi, interpretazione, ok, va bene. Vari ingredienti. Facciamo un livello del DLC, va. Segnare quel bella moneta a forma di biscotto nel menu se volete combattere i panni di Calice. Ok. Devo usare il doppio salto, la parata in scatto e la capriola invincibile. Ah.
Dai, perché no? Facciamo così. Certo per calice. Oh, vabbè. Grazie delle monete d'oro. Un cotechino. Ah, di nuovo questo. Va bene, al momento niente. Abbietti nanetti. Au. Minchia, è molto più difficile. Volevo fare il doppio, volevo fare la parata, va bene. Affanculo. Che succede qua? Oh! Fantastico. Ho vinto? Mi sa di sì. Ok. Mi sa, beh, è successo qualcosa, c'è un potenziamento che non ho visto perché effettivamente sono le bacche degli gnomi. Ok, grazie. Posso andare su, Rocca dell'Arrocco, ok. Sì, scusa, è stato appena battuto, parlo del boss. Ah, ok. Ma guarda che figo che è sto quadro. Fluttante palazzo, ok. Pantanza, posto il mio real torneo. Sistema in alta fatta. Ti ha aumentato il danno per 6. Ah, ecco, ok. Aspetta, non posso sparare. Devo fare qualcosa nello specifico qua, a parte saltare questi? No, perché allora la parata non... Ci sto provando, non spara, non fa niente, non lo so che cosa sto facendo. Continua ancora per molto sta cosa? Vabbè.
Torniamo alla mappa, che questo livello proprio non l'ho capito. Congrega congelata, ok. Parti con i fantasmi. Ma vabbè. No, quelli rimangono lì. Oh! No, m'ha preso! Merda! Vabbè, riproviamoci. Fate che non mi funziona, diciamo, quello che dovrebbe mostrarmi a schermo. Quello che state combinando voi altri ragazzi, quindi in realtà il problema è che non vedo, dovrei controllare in maniera specifica. Ah, fare in culo, sto andando peggio di prima. Senti, ma è che per caso sì, li posso eliminare io. Ok. Sono un cretino, non ho fatto il doppio salto come un fesso vero. Ci riprovo un'ultima volta, ragazzi, che poi non vorrei perdere troppo tempo. Devo fare altre 2 chiacchiere con voi. Prima dello state of play. Mannaggia. Quelli rosa non li posso parare? Vabbè. Ah, proprio così. Vabbè. Vabbè, ovviamente è troppo nel senso, adesso non sono abbastanza concentrato, d'accordo? Va bene, ragazzi, comunque, adesso, se non altro, abbiamo appurato che circa meno quasi funziona. Adesso devo rendermi conto un po' di come sta messo a livello del... che cosa ti danno i punti canale, eccetera, e un po' di altre cose, ma il resto, insomma, piano piano lo vedremo. Ok, va bene. Adesso posso anche, credo, togliere piano piano questo messaggio, ok. Sì, no, il gioco è disegnato a mano, questo qua. Assolutamente. Ok. Va bene, comunque l'esperimento è circa meno quasi riuscito, nel senso che funziona. Come vi è sembrato carina come cosa? Ce ne sono tanti di giochi, per dire, c'è anche Resident Evil che si può fare una volta e potete decidere di interagire anche in questa maniera. Il problema è che effettivamente sono piuttosto costosi, nel senso, un crowd control coin per prenderne 100 e fare qualcosa di rilevante sono 10.000, il che effettivamente è tostarella come cosa. No? Ma ovviamente ci sono le donazioni, ragazzi, però non voglio che vi sentiate obbligati, nel senso, per fare qualcosa di rilevante a fare le donazioni, ma quella dovrebbe essere una cosa in più, è più un modo per divertirsi insieme, quindi voglio vedere in che altro modo si può fare.
Però dai, l'ho trovata carina come idea, vediamo se ripeterla, eccetera, eccetera. Allora, adesso mi prendo solo un attimino di tempo per andare a recuperare lo State of Play. Perché effettivamente non l'ho recuperato. C'è il live stream di già quello di IGN, però onestamente sto cercando di beccare quello originale PlayStation. State of Play, Premiere. Ok, eccolo qua. 24 minuti, perfetto. D'accordo, dovremmo esserci. Adesso a 24 minuti comincia l'evento e quindi lo vediamo insieme e vediamo che cosa ci offrono. Al momento, ragazzi, ditemi un po' che cosa ne pensate di Final Fantasy VII Rebirth. Io ho recuperato il 7 solo recentemente, come forse sapete se seguite un po' le mie vicissitudini videoludiche o se siete stati nelle live dell'ultimo periodo. Sapete che prima di portarvi The Last of Us parte 2 Remastered stavamo giocando giusto al remake. E quanta diciamo aspettativa avete per Rebirth? Se ne avete, ovviamente. Tanto, anzi, siccome c'è, io ho finito questa. Datemi un secondo che vado a recuperarne un'altra, ci metto 30 secondi, un attimo. Ok, eccomi. Ci sono. Ok, ecco. Ho paura, sono sincero, ok. Io penso che essendo un minchione fino per giocarlo lo stesso per poi dire che non mi è piaciuto. Ok. Il mio terrore è che non mi piaccia come remake, sono molto preoccupata. Io, non avendo giocato l'originale, sono sostanzialmente aperto a tutto. Per me, se è più o meno a livello del 7 remake, mi va anche bene. Però il mio problema principale è che non mi piace il sistema di combattimento, mi sta sulle balle. Motivo per cui, in una maniera o nell'altra, finirò per giocarlo a livello facile, tipo, giusto per andare avanti con la storia e divertirmi e non stare a preoccuparmi di troppe cose. Ehi Pan, ciao! Grazie mille di bits. Io so già che non mi piacerà, ma tanto alla fine Final Fantasy come Pokémon si compra sempre. Già, però è il miglior modo per non farlo cambiare se si compra sempre.
In generale sì, ma la Play 5 per lui non la compra. Vabbè, se non hai la Play 5 e hai un gioco che non sai se ti piacerà o meno, questa è effettivamente una combinazione letale, nel senso non vale assolutamente la pena. In questo capitolo abbiamo avuto molto più tempo per pensare game design e la storia, perché le fondamenta grafiche già le hanno, ho buone aspettative. Sì, ho come l'impressione anch'io che sia ancora più ambizioso effettivamente. Col primo 7 remake, devo dire, cioè, graficamente hanno fatto una gran cosa, nel senso mi è piaciuto molto dal punto di vista strettamente tecnico e artistico il gioco. Quindi, nel senso, a me va super bene. Poi però bisogna vedere che cosa hanno pensato. Ho sentito che ci sono un discreto numero di zone open world che vanno esplorate con tante cose opzionali, ok? Il riconnettore a ipometro per questo Final Fantasy VII Rebirth quanto segna? No, per me non è altissimo, nel senso è un gioco che attendo e che mi farà piacere giocare, non è una cosa per cui vado assolutamente matto, però il 7 Remake mi è piaciuto. Deciderò forse di farvi una recensione anche di quello, avendo il tempo o il modo in qualche momento. Io volevo chiedere, che essendo che hai la maglia di One Piece, volevo chiedere se effettivamente hai visto One Piece e sì, quale arco sei, villain preferito e peggiore per te. Sono rimasto all'isola di Wano appena arrivato, credo, che è quella tipo dei samurai, no? Sono arrivato più o meno lì e poi non sono più andato avanti. Villain preferito e peggiore, oddio, non lo so, oddio. Ci devo pensare un attimo, non ne ho idea. Se non lo compri Final Fantasy muore, non è come Pokémon, per sempre. Ho capito, ma se non mi piace, nel senso perché dovrei prendere un gioco che non mi piace? E parlo anche del 16, che a me è piaciuto un sacco il 16, da molti punti di vista, da altri no. Perché ha anche tante mancanze quel gioco. Però capisco che ad alcuni quello, per esempio, non possa piacere. E non vogliono un Final Fantasy Action, non lo vogliono come era una volta, o magari un po' più vicino. Ecco, sapete che cosa? Giocando adesso a Grand Blue Fantasy, Relink, io ho come l'impressione che il 17 sarà simile a quello. Già, e non sarebbe affatto male per me. Perché Final Fantasy Grand Blue Fantasy Relink, porca miseria, ha tanti elementi RPG, ma parecchi. Eppure è action, eppure è molto action e molto spettacolare, anche molto cinematografico in certi momenti. Il 16 come gioco è una cacca, come film è bello, la sensazione pad alla mano, cioè il combat system è figo, no? Cioè, alcuni mostri sono un po' troppo diciamo damage sponge, effettivamente. E alla fine si riduce in una rotation di abilità che devi usare in una certa maniera. Quello sì, in certi momenti può annoiare, però il feeling è ottimo. Per me Jim Ryan, best villain in One Piece, su poter lanciare cazzate. Poteva venire a fare anche un gioco alla fine del gioco grosso di febbraio. Vero. Però finora, ragazzi, vi dico, se vi piacciono gli action JRPG, Grand Blue Fantasy è un gioco che non dovreste sottovalutare affatto. È veramente figo. Lo sto quasi finendo, in questo momento. E sto seriamente meditando di fare delle puntate extra per esplorare ancora un po' il titolo, perché ha tanto altro da offrire. Minchia, aspettavo fino a questo punto, cioè mi ha proprio coinvolto. E normalmente non succede così con i giochi orientali, Mi piacciono gli action RPG, recuperatevi IS8, ancora il migliore. È un acronimo o si chiama proprio così il gioco? Il 16 come immaginare livelli fatti di un tempo. Game design invece Cioè, il fatto di aver completamente eradicato qualsiasi cosa che non sia la storia e il combat system è una cosa che pesa per un franchise come quello di Final Fantasy. Cioè, è veramente tosta.
Hanno esagerato. Essere una celebre saga, almeno in Giappone ai tempi del SMX, io non la conosco per niente. Forse di nome qualcosa mi dice, ma sicuramente non ho mai giocato nulla. Mi convinto a prendere Gamblu Fantasy, non mi convinceva, ora sì. Non so come mai subito così velocemente. E calma, aspetta, se non ti convinceva prima pensa perché. Guardati qualche recensione, guardati un po' di gameplay. Sul mio secondo canale YouTube c'è il gameplay praticamente di tutto. Manca giusto a occhio e croce un paio di puntate. Il completo è IS-8 Lacrimosa of Dana. Questo così non l'ho proprio mai sentito. IS qualcosa mi sembra di ricordare, ma molto vagamente. Di base non so davvero cosa sia. A Fantasy 16 non so come la vorrei prendere, però non so. È un gioco action molto cinematico, molto spettacolare e molto basato sulla storia. Storia e combattimento action. Questo è. Titolo molto carino, elementi alla persona, Xanadu Next, spesso in saldo a pochi euro. Questo proprio non ho idea di che cosa sia. Tipo al 100%. Ok, in tutto questo non avevo neanche chiuso la sessione. Ok, a posto. Ok, Nefgio Gamers, ciao. Comunque davvero in Gran Blue Fantasy ci sono veramente tanti personaggi, ognuno di questi ha ovviamente le sue specificità e il suo circa meno quasi ruolo, ma non è fisso. Cioè quelli un po' più tank, quelli un po' più DPS da corpo a corpo, quelli un po' più DPS da distanza e quelli un po' più supporto. Però in realtà, nel senso, molti possono svolgere un po' più ruoli, non tutti ma molti. Ognuno è diverso, ognuno ha tutta una serie di abilità e tutto il sistema di leveling del personaggio, delle armi, la scelta delle armi, si livellano le armi, si possono modificare, si possono mettere i sigilli, si possono livellare i sigilli, cioè è una cosa, veramente puoi fare una build molto specifica. Inizio a pensare parte del tuo entusiasmo per Gran Blue sia dovuto al fatto che per te sia nuovo come genere. No, è perché non ho mai provato un feeling del genere con questa roba qui. Se no, in passato, voglio dire, anche i Final Fantasy più diciamo un po' più antepati avevano questo tipo di profondità e non solo. Ne ho visti tanti descritti, anche quelli che non ho giocato, ma il feeling, cioè, così bello visivamente, così moderno, ma artisticamente è molto ispirato e un buon feeling di combattimento, perché di fatto è un gioco action, ok? Questa combinazione non l'ho quasi mai trovata così. È veramente bello. Guarda, perché per ogni gioco che porto non fai anche una live? Per esempio questo Gambler Fantasy sarei curioso di vederlo in diretta. Perché di base me l'hanno dato in anteprima, ok? E l'ho iniziato, però me l'hanno dato molto a ridosso della data di embargo e quindi l'ho iniziato a registrare, però vi avrei dovuto portare praticamente una puntata a caso in live. Se capita l'occasione posso portarvelo in endgame, perché questo gioco ce l'hai come un endgame. Ha un qualcosa anche di Monster Hunter da certi punti di vista. E un qualcosa anche di MMO. Certe boss fight mi triggerano proprio il positioning da MMO, e questa è una cosa che ho trovato pure curiosa. Ciao Wolf. Io sto anche tenendo un attimino d'occhio. Ecco, mettiamolo di qua. La premiere è tra 10 minuti. Ok. Vedendo di non perdere d'occhio, non perdere l'inizio dell'evento, però vabbè, ci dovrebbe essere comunque una sorta di countdown. Almeno spero.
Fantasy Link sto giocando anch'io, a me sta piacendo, sì, molto, io proprio un sacco. Ma a febbraio escono giochi interessanti, però se sei scuola ti fa schifo, ho deciso di fare un live service con storia che dura nemmeno 10 ore. Sì, lo so, ma ne abbiamo già parlato, ragazzi, non vale la pena tornarci più di tanto. Vedremo i numeri, però per adesso sono molto deludenti. Gambo Fantasy Link mi ha ricordato Tales of Arise. Ecco, quello per esempio è un gioco che il combattimento non mi ha soddisfatto un granché. Vedi? Vedi la casualità? Non so come mai. Tales of Arise in realtà, cioè, artisticamente è molto figo. Io l'ho provato Tales of Arise in demo e in realtà aveva tante qualità e quello sembra essere veramente un bel gioco, ma il combattimento non mi ha ispirato. Io ho finito Prince of Persia, quando vuole Ubisoft fa i bei giochi, vero? Sì, sono d'accordo. L'anno sonora ai videogiochi recenti che ti è rimasta impressa? Stavo parlando di Final Fantasy XVI, cioè Masayoshi Soken che insomma non sbaglia, madonna. Il feeling durante le boss fight, che è figata, è stata veramente una madonnissima. Anche come grafica, anche il combattimento è simile, ma è migliorato in Grand Fantasy. Una somiglianza ce l'ho trovata, ma il feeling è decisamente migliore in Grand Fantasy. È anche abbastanza, diciamo, veloce, nel senso, specie in certi momenti, deve essere piuttosto rapido. Action JRPG era carino, era Rogue Legacy di Sony, non conosco neanche questo. Ciao Gauss! Prossimo gioco di Ubisoft, un gioco che deve uscire nel 2017, vero? Cyrus Nick 91, grazie mille del follow, benvenuto. A proposito, è una cosa che non vi ho detto di Rumble Fantasy, ovviamente che c'è la demo, ok? Perlomeno c'è su PS5, non so se ci sia su PC. Forse c'è anche su PS4, ma non lo so io perché l'ho giocato su PS5. E quindi se avete una PlayStation e volete provarlo, lo potete fare. Cioè, la demo è anche abbastanza comprensiva. Perché hanno ritardato così tanto Skull and Bones? Perché non sapevano come cavolo renderlo divertente, secondo me. E ho i miei dubbi che ci siano riusciti neanche ora che il gioco deve uscire. Però sembrano essere piuttosto fiduciosi a riguardo. Quindi, ok, vediamo. No, Solo Leveling non lo sto vedendo e vedo un po' di gente che ne parla piuttosto bene e quindi lo so, è un anime di quelli che devo vedere. L'open beta di cosa? Di Skull and Bones? Io una beta di Skull and Bones l'ho provata, l'ho giocata, vi ho portato anche già un'oretta di gioco. Non so che pensare. Sono alcune cose che sono fighe, altre che mi hanno lasciato molto perplesso. Il combattimento navale l'hanno azzeccato leggermente più di quanto pensassi, almeno quello. Avevo paura che fosse una noia terribile, e invece troppo, devo dire. Però vabbè. L'8 fino all'11 c'è l'open beta. Ok, però io l'ho già provato in beta, nel senso non vedo la ragione di riprovarlo ancora una volta. Odio le demo di RPG, ci vogliono ore di gioco per farsi unire. Sai quanti titoli di quel genere non start lenterrimo? Sì, ma la demo di Gamble Fantasy ti dà ti fa provare due cose. Un pezzo della storia e poi ti butta in una missione piuttosto avanzata subito, perché così puoi provare un pezzo della storia della progressione e non è l'inizio, ti fa provare una missione che è un po' più avanti da quel pezzo e puoi fare un po', e l'altra proprio ti schiaffa subito in una cosa un po' più avanzata, perché ti fa provare il combattimento. Già per un gioco come quello, già vedere il combattimento e una build di un personaggio hai fatto una buona percentuale del titolo. Stasera avremo la demo di Final Fantasy Rebirth. Non lo so, c'è una seria possibilità, in effetti, ed è una delle cose che volevo dirvi. Si vocifera della demo di Final Fantasy VII Rebirth, e se esce, ovviamente la prima cosa che farò appena finito l'evento è salutarvi tutti, dire ragazzi vado a registrare la demo di Final Fantasy VII Rebirth, la vedrete domani. Il JPG hanno un problema, il tempo per completarli, lo so, vabbè, possono essere un po' lunghi,
Però sto qua, allora, la storia principale non è lunga, si finisce in una ventina d'ore, se la tiri dritta. Se fai altre cose ci metti un po' di più, e poi l'endgame, quello decidi tu quanto fare. Non è ufficiale che ci sia la demo, non che io sappia, no, non credo che sia ufficiale. Ci sono degli annunci, ho visto su X, però degli annunci ufficiali? Io sapevo che non... Boh, sapevo di no. Può darsi, lo vedremo. Va bene, ragazzi, mancano 5 minutini, quindi io direi che adesso io mi cuffizzo. Inizio lo State of Play tra 5 minuti, e quindi ora che abbiamo chiacchierato, direi mutiamo e piazziamoci qua, anche se la schermata ancora non è aperta. Io mi sono assolutamente innamorato di questo canale che è Oversimplified. Già l'avevo visto un po' di tempo fa, eccetera, ma ho messo di sottofondo nei momenti di insonnia, di così, ho anche guardato diretto, cioè è assolutamente fantastico, lo adoro proprio tantissimo. Ok. Vedremo Vincent sarà fatto bene? Soprattutto, chi è Vincent? Perché io non lo so. Ciro Nicoletti, ciao. Vai, 3 minuti, ci siamo. Persona 3 Reload come lunghezza è più lunga che Gambo Fantasy. Sì, ho voglia. Gambo Fantasy non credo che sia un gioco da letteralmente proprio mega centinaia di ore, cioè a meno che non ti metti a grindare un sacco sull'endgame per affrontare proprio le cose più difficili in assoluto, che sono le cose opzionali, ma è un po' la Monster Hunter, per capirci, come progressione. Lo scoprirò? Va bene, scoprirò. Cos'è crowd control? È una cosa che ho sperimentato prima, l'abbiamo sperimentato prima mentre eravamo in live. In Final Fantasy VII Rebirth devo convincere il fattore delle materie, devi sempre comprare la bambina quando se non sbaglio in Final Fantasy originale è bello trovare nel mondo di gioco. No, non le devi per forza comprare sempre al bambino, le trovi anche nel mondo di gioco un pochino. Però non so, Rebirth non lo so se cambieranno, ma nel remake era così, le ho trovate anche in giro le materie, a voglia. Non so, alcune le devi prendere per forza al bambino. Ma che bella è quella thumbnail di Death Stranding 2, vero? Sì, è figa. Bene ragazzi, ci siamo. Mancano 60 secondi all'incirca. Ops, ho dato una legnata al microfono. Me non convince molto Rise of the Ronin, a me sembra un po' indietro dal punto di vista tecnico. Ora però la cosa importante in un gioco di quello è che può essere anche un po' indietro dal punto di vista tecnico, ma se ha una ottima sensazione pad alla mano, allora non c'è problema. Ma se è vecchio anche come legnosità, siamo nei guai. Rise of the Ronin sembra vecchio di 2 generazioni, 2 magari un po' troppo, però una quasi e mezzo sì. Giro Sneak, grazie mille della sub con Prime, grazie. Comunque ragazzi, anche quello non manca moltissimo. Manca un mesetto e mezzo all'incirca a Rise of the Ronin. Non lo so, ma esce solo su PS5. Sì, credo? Oddio, mi è venuto il dubbio. Non esce anche su PS4 Rise of the Ronin, vero? Beh, abbiamo passato la metà generazione, quindi sempre meno cose arriveranno anche su PS4. Ciao Andrew, grazie mille del ride. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Dai, dovrebbe iniziare veramente tra pochi secondi. Sì, solo PS5. Ok, perfetto.
Cos'è Cloud Control? Quando Benedetto mi ha laggato. È un tool figo con cui interagire con il gameplay. È una cosa che ho sperimentato prima. In pratica puoi riscattare delle monetine virtuali usando i punti canale e altre cose e puoi fare dei cambiamenti al gioco mentre io sto giocando. È figo. Allora, Silent Hill The Short Message lo volevo portare oggi nella serata horror, ma purtroppo Agne non c'è, è fuori per lavoro, è al nord Italia a una fiera. E io, oltretutto, mi sono ricordato che me l'aveva detto e mi sono completamente scordato. Ah, ci sono i sottotitoli, perfetto. Ok, ci siamo. E spero di portarlo il prima possibile, appena ritorna Agne. L'evento non lo so quanto dura, ve lo dico sinceramente. Gente che compra la PS4 ora nel 2024. Ok, nel senso capisco, io ho pure presi io ho preso la PS2 che era appena uscita la 3, perché l'avevo trovata in forte sconto da una parte e l'ho presa un po' dopo che era uscita la 3. Ok, pronti ragazzi? Ci siamo. Si parte con l'evento. Misto di gameplay e in-game cinematics. What happened to this place? It was Sephiroth. He wants to finish what he started and rule over the planet. We have to help them. You coming? Way ahead of you. Let's get to work. I will reclaim our world. Giocatevi complessi, sappilo. Ottimo. スクエアエニックスの北瀬義則です。私がシリーズプロデューサーを務めるファイナルファンタジー7の最新作ファイナルファンタジー7リバースがついに2月29日に発売いたします。本作のストーリーは主人公クラウドとその仲間たちが宿敵であるセフィロスを追いかけ、魔法都市ミッドガルの外にある広大な世界へと足を踏み出すところから物語が始まります。今回のステートプレイではこのゲームの魅力を凝縮した最新のトレーラーをはじめ特別なゲーム紹介映像をご用意しています。また重要なお知らせがありますので、ぜひ番組の最後までお付き合いください。それではどうぞ。Oppure blind su Final Fantasy, quindi ok, ci sta. Bring me the black materia. Vi dico ragazzi, probabilmente il doppiaggio lo metterò in inglese perché quello giapponese mi ha abbottato i coglioni su Final Fantasy VII Remake a un certo punto, non lo sopportavo più. Specie quello di alcuni personaggi. A watershed moment for all mankind. Hey kids, sorry we're late. You're going to pay! Now, who wants to be the first lucky lady? No, c'è di nuovo lui. Hey, boss! Your guests are here! Lo sembra Andrew Tate. At long last, the knave returns. I refuse to be upstaged a second time, my friend! Good, Cloud. Very good. Fill your hollow heart with rage. Non so se mi ha risposto da Alone in the Dark. No, mi sa che mi è sfuggito il messaggio. Comunque penso di giocarlo, potendo. I'm back. Il tizio pelato di prima. Sì, lo so. No, troppo stiloso per essere Andrew Tate. Ask that you retrieve it. The black materia. Key to our oblivion. Please. It alone can liberate us from this endless dream. Passing through. You. Tifa! Oh no, di nuovo lui. Hey guys! They're getting some sun too, huh? Yeah. Ma che ci fa Barrett vestito da Maria Naretto? How do we look? Huh? You should get yourself a reading! It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo!
said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. You wouldn't believe what he can do. No, c'è il gioco di carte? Wait, don't misunderstand. You'll need a way home. So when you're ready, I'll be here. An emissary from Wutai is here, sent by Viceroy Saru. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love. Aspetta, come mia figlia. Genova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Sephiroth! Hey! No, not you. Here, take it. This isn't about me, though. It's about saving the world. And you. The reunion. When spite and sorrow are harvested to feed the planet. No! Final Fantasy VII Rebirth, ディレクターの浜口直樹です。Ok, se pensavi a parlare del secondo no, ovviamente no. So che non pensavo comparisse il padre. 私から皆様にご紹介していきたいと思います。Perché questo è il momento. Questo è il momento molto vicino alla fine di remake, ok? I'm waiting, Cloud. In Final Fantasy VII Remake, Cloud and his companions triumph over destiny. Leaving the city of Midgar behind, they step out into an unfamiliar wilderness. It is here that Final Fantasy VII Rebirth begins. The stage upon which this ragtag band story unfolds is both vast and varied. The world is made up of multiple regions, all seamlessly interconnected. The grasslands. Located due south of Midgar, this is where Cloud and the gang resume their adventure. The Junon region, where a metropolis by the same name overlooks the ocean. Come diavolo fa? Cosa ho visto? The Karel region. The resort town of Costa del Sol adorns its northern Ma shore. cosa? While the gold saucer stands as a gilded oasis above the Dust Bowl far to the south. Oh, Golden Saucer. The Gingaga region. Lo conosco a Final Fantasy XIV. Exploring his hometown, or visit what remains of the local Mako reactor. The Cosmo Canyon region. Become one with the planet as you return to Red 13's roots. The Nibel region. Take a trip down memory lane with Cloud and Tifa, or stop by Shinra Manor, where Vincent rests in peace. Your adventure will even extend to the high seas. Oh, minchia, cannone gigante. There's more to do than simply walk around, however. First, let's look at world intel. Assisting Chadley with his research will deepen his understanding of the world, allowing him to develop new materia. This research takes many forms, such as wrangling chocobos, or playing with the Mooglets at their Mog stools. You may also come across sanctuaries brimming with knowledge of divine entities, or lairs inhabited by fearsome, unique foes. Chadley will also enlist your help in researching mysterious artifacts known as proto-relics.
Each investigation is its own side story, featuring a colorful cast of characters, exciting new minigames, and ferocious creatures. Are you up for the challenge? And once you recover all the proto-relics scattered throughout the world, there's no telling what new developments might be in store. Okay. Next, let's talk about odd jobs. These quests offer a deep dive into the regions of the world and the crazy characters who inhabit them. As a merc, Cloud will accept work from people he meets in his travels and team up with his pals to solve their troubles. By helping those in need, he will also strengthen the bonds between him and his comrades. Ma cosa? Each one of these odd jobs boasts a unique side story. Some, like Johnny's questline, borrow aspects from the original FF7, while others highlight Credo abbia stravolto completamente la trama. Io purtroppo non posso saperlo. All sorts of jobs the world over. And don't worry if you leave some for later. Story progression won't affect your side hustle. You can always go back to tie up loose ends. And this freedom to experience the story how you want is one of Rebirth's greatest strengths. No, ma pure While questo? some mini-games are tied to world intel and odd jobs, many are not. For example, popular ones from the Gold Saucer, such as 3D Brawler, G-Bike, and Chocobo Racing, are in Final Fantasy VII Rebirth 2. Others improve upon their remake versions, while still more are completely new to Rebirth. We've even fleshed out some of the mini-games that were featured as part of the original Final Fantasy VII's main scenario. Though this one is not in the original, I highly suggest you check out the card game, Queen's Blood. No matter where you are in the story, it's sure to both challenge and entertain you. Enjoy C'è anche collecting all il the gioco di cards carte. and building Minchia. your own unique Questo è decks. tipo, se è come me lo ricordo io dei vecchi Final Fantasy, è tipo quasi un gioco a sé I stante. won't let that happen. He has to be stopped by a Cetra. And I'm the last. While mini-games and map exploration are a big part of Rebirth's charm, there's more to it than just that. Rebirth provides a cinematic experience with even higher quality content and more of it than Remake. This installment follows Cloud and company after they escape Midgar, up through to their arrival at the Forgotten Capital. We've taken painstaking care to depict how the group bonds during their journey, one that ultimately decides Aerith's fate. Once you finish Rebirth, I'm sure you'll agree that no other game makes you feel quite this close to its characters. Not even him. As for the graphics, Rebirth makes full use of the PlayStation 5 and its SSD, meaning we could use much higher resolution assets than we could in Remake, and they will still load in the blink of an eye. Maintain a 60 FPS frame rate with performance mode. Beh, grazie a Dio ci sarà. Or prioritize 4K resolution with graphics mode. Whichever you prefer, Rebirth has you covered. Each character interacts with the world in their own way. Barrett shoots objects. Yuffie swings across gaps. Tifa has her grappling gun. Red can climb along walls. Kate Sith grabs and throws items. And Aerith manipulates the life stream. Mi sa che c'è un puttanaio di roba. Your teammates will be ready to help you overcome them. Sembra essere veramente tanta la roba. We wanted to pay respect to the original FF7's tracks, but also challenge ourselves by matching the feeling of each scene, which resulted in some truly innovative arrangements. Like, for example, the following.
How was that? If you enjoyed what you heard, we recorded well over 400 new tracks for this game, so there's plenty more where that came from. Thank you for choosing Bronco Cruises. We sincerely hope you enjoyed your trip with us. Your party's bonds aren't just reflected in the story, but through gameplay as well. The choices you make throughout your adventure will change the way your comrades feel towards Cloud. Yeah, at least I made that promise to you. These feelings affect who will join you on a date in a gold saucer. Something I'm sure many of you are excited about. Ah, sì? In fact, even allies who weren't available in the original FF7 can now accompany you, provided you play your cards right. The saucer is packed with many incredible sights to see and things to do. So your outing there will no doubt be a highlight of the game. Already have someone who you'd like to go with? You first. Cloud? Well, we hope they feel the same way too. Your companions questa è una scelta tipo scontata. But with each other as well. Your party level, a numerical expression of this bond, will increase as you overcome challenges. I'm going to accompany you. The higher this level, the more skills will become available in your character's folios, a mechanic new to Rebirth. By unlocking the skills etched in these tones, your characters will grow stronger and learn new synergy commands. Abilità Part of what sinergiche. makes Rebirth's combat so fun is all the different character combinations. Switch up your team to fit the situation, or even your mood. Every possible party combination has its own unique synergy commands. So once you find characters that work for you, focus on tweaking their skills to match your combat needs. And don't be afraid to experiment. You can reset your folios at any time. With new characters and synergy commands at your disposal, Remake's satisfying hybrid of action combat and strategic planning has been made even more dynamic and engaging. We can't wait for you to experience all this and more in Final Fantasy VII Rebirth on PlayStation 5. 本作のクリエイティブディレクターの野村哲也です。いかがだったでしょうか。広大な世界で描かれるクラウドたちの物語にどうぞご期待ください。最後になりましたが、皆様に重要なお知らせがあります。La demo. 本日よりファイナルファンタジー7リバースを先行してプレイしていただける体験版を配信いたします。 Bene ragazzi, ve lo dico subito, finito l'evento ci saluteremo velocemente perché devo correre a registrare la demo. クラウドやセフィロスを操作することができます。さらに今回の体験版では発売までの間にアップデートが入り、ジュノンエリアの一部を探索できる追加デモが開放されます。本作の特徴である自由度の高いエリア探索を体験してください。詳細な情報は公式サイトや SNS をご確認ください。ぜひこの豪華な体験版をお楽しみいただきつつ、本作の発売をお待ちください。Sì, la grafica l'hanno migliorata sicuramente. E la musica è sempre stata una delle cose forti dei Final Fantasy, praticamente qualunque.
Ok, quindi pare che sia finito qui, giusto? Sì. Beh, allora ragazzi, è stato esattamente quello che mi aspettavo. C'è un video di approfondimento su Final Fantasy VII Rebirth e niente di più. Una cosa che però mi ha sorpreso in parte, anche se avevamo già capito e sentito che il gioco sarebbe stato discretamente ambizioso, e che lo è ancora più di quanto immaginassi, francamente. Ancora di più. Ok, quindi bene. E minchia, nel senso, sembra veramente, a occhi e croci sembra veramente enorme. Ora, sapete, come tutti i giochi enormi, resta una domanda: varrà la pena fare tutte queste cose che costituiscono l'enormità di questo gioco? Questa è una cosa che ovviamente solo il tempo potrà dirci, o meglio solo l'uscita del gioco. Io spero di sì, da certi punti di vista, e ovviamente vedremo. Onestamente non so cosa pensare, perché vedo anche molti di voi discutere dei paragoni con l'originale, che io, come sapete, vi ho ripetuto 1 miliardo di volte, non ho giocato, e quindi lo giocherò come un nuovo gioco, e bene così, il che mi alienerà da buona parte dei discorsi che verranno fatti dalla community probabilmente, però che ci devo fare, purtroppo è così. Quindi ragazzi, io vi dico, voglio tenere un po' il commento al minimo. Uno, perché non penso che ci sia così tanto da dire, anche perché mancandomi il paragone con l'originale non posso neanche fare questo tipo di gioco qua. Mi sembra ricchissimo di opzioni, sia di diciamo di gioco serio, con quest, potenziamenti, nuovi mostri, magari zone segrete eccetera, ma anche un sacco di roba molto più easy, divertente all'interno del Gold Saucer, ma anche altrove. Sembra c'è anche tutto un gioco di carte all'interno, e quindi se va come immagino, sarà un gioco da centinaia di ore questo per fare tutto, ok? Io vi dico, lo giocherò in maniera relativamente completa, non punto certo a platinarlo, ma cercherò di giocarlo in maniera esaustiva, ecco, diciamo così. Quindi questo, ragazzi, vedo che voi siete a un 50% di eccitamento, un 50% di preoccupazione, e posso comprenderlo assolutamente. Molti iniziano a sospettare che la trama stia prendendo una piega completamente tutta sua, che può darsi, ma ripeto, io non ho il metro di paragone. Mi aspetto, spero solo che sia un buon gioco. Il 7 Remake mi ha lasciato con una sensazione di incompiutezza devastante per la storia, perché ci ho capito poco o niente di quello che di quello che offriva dal punto di vista di trama, diciamo, e quindi spero che questo Rebirth almeno in parte chiarisca le cose, mi ci faccia capire qualcosa in più. Bene ragazzi, allora, come vi ho detto, ora la tengo relativamente breve, perché voglio adesso staccare e andare immediatamente a scaricare la demo e portarvela nella serie Proviamolo, che vedrete domani, e per chi sta vedendo questo video in differita la trovate tipo oggi, ok? D'accordo? Quindi noi ci salutiamo qua, ragazzi, per questa lunga live che ha coperto un sacco di cose diverse. Per oggi ho voluto fare questo esperimento da molti punti di vista, e noi ci vedremo domani con tanti altri contenuti. D'accordo, gente? Bene, vi ringrazio di essere stati in live. Grazie a tutti, spero che siate stati bene. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community. Supportate il canale anche tramite i vari link affiliati come Amazon Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi anche ai miei 2 canali YouTube. Tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo, gente? A presto.